brevemente volevo diciamo fare due parole su chi organizza questa serata. Io sono Esther e sono la moderatrice, non molto moderata, del gruppo Abidubi di Schio, che è nato a seguito dell'obbligo vaccinale il 15 ottobre del 2021, insomma va bene, quando che si sta? Ok, è passato talmente tanto tempo che io l'ho rimosso, perché nel frattempo il gruppo Abidubi si è ingrandito, ha fatto cose e quindi mi sono dimenticata un po' qual è il motivo per cui è iniziata tutta questa cosa. È iniziata per mia volontà, se vogliamo, perché quando è entrato l'obbligo per il lavoro ho pensato e ho deciso che era ora di dire basta, che il limite era già stato superato ampiamente. Io sono un insegnante che è stata sospesa il 21 di dicembre appunto per non aver assolto l'obbligo vaccinale. Questa sospensione è stata una manna dal cielo probabilmente per me, perché ha messo in gioco molte altre cose e ha cominciato a farmi riflettere su qual è veramente il senso della vita, diciamo così. E dopo vari incontri in presenza, sempre in presenza, in realtà ci siamo incontrati anche quando non si poteva, è nata la necessità di fare qualcosa di concreto, ok? E ci siamo chiesti qual era la cosa più importante per ogni essere umano, al di là del salvestio, ma se non mangi è un po' fatica che vai avanti, no? E quindi la priorità è stata quella di cominciare a fare degli orti condivisi e diffusi anche, perché in vari posti, diciamo, di Schio abbiamo cominciato a lavorare dei pezzi di terra facendo fatica, sì, in alcuni facendone un po' meno e portando avanti questo progetto di orto. E da lì un po' sono nate tutte le altre cose, tutte le altre attività che vanno nell'ottica di aggregare le persone, come il Festival degli Homeschooler e come il primo festival olistico e del benessere, in cui circa 30 operatori olistici di varie discipline, circa una trentina di operatori di autoproduttori e circa 300 persone che sono gravitate intorno in quella giornata di picnic sono passate dall'orto di Montemagrè. E tutto nell'ottica di anche far vedere che uno sparuto gruppo di persone può fare cose. Pensiamo a una sala così, cosa potrebbe succedere se ognuno di noi facesse il primo passo, si mettesse in gioco e ci mettesse la faccia e facesse il passo e quello che vuole per il cambiamento che vuole per la sua vita, se lo vuole, ok? E quindi in realtà tutte le attività che si fanno e che facciamo le facciamo in quell'ottica lì, nell'ottica di anche dimostrare che è possibile, che dal niente si può veramente fare delle robe grandiose. Qua era un bosco e adesso ci sono 4 terrazzamenti con relative culture e quindi si può. Che altro dirvi? Che ognuno di voi può. Dobbiamo riscoprire quel potere e riappropriarci di quel potere che nel tempo e negli anni ci hanno tolto o ci siamo fatti togliere. Ci hanno fatto credere che non siamo mai abbastanza, che noi non siamo determinanti. In realtà ogni anima lo è, e quando riaccendiamo quella scintilla divina che abbiamo nel nostro cuore, forse qualcosa di meraviglioso succede. E quando noi ci troviamo, questo succede sempre, ok? È successo dal momento che abbiamo cominciato ad incontrarci in Duomo ogni giovedì dalle 17 circa, 17:30 alle 19,
per creare le relazioni, per creare quella rete di relazioni sane, profonde, reali e non attraverso un telefonino, che ci permette anche appunto di stare insieme senza aver bisogno di sovrastrutture. Noi non siamo una PS, non siamo un'associazione, non siamo una cooperativa, siamo un gruppo di persone che si riunisce spontaneamente perché ha voglia di stare insieme e fa cose, veramente facciamo cose. Abbiamo adesso il mais di Maranello, abbiamo piantato patate, abbiamo seminato un sacco di pomodori, insomma facciamo, ok? Non stiamo a guardare le stelle, sì, ogni tanto le guardiamo, però cerchiamo di essere nel concreto. E quindi l'invito è quello di esserlo anche voi. Noi parliamo di autosufficienza alimentare per quel poco che riusciamo a fare l'autosufficienza alimentare, e questa sera Achille ci parlerà dell'autosufficienza energetica, e quindi anche quell'aspetto è molto importante per sganciarci un po' dall'esterno, dagli input esterni, direi. Quindi cercare comunque sempre di smettere di guardare fuori, ma cominciare a guardare dentro, e quella forza che abbiamo dentro poi proiettarla per fare quel passo verso il cambiamento. Ora vi lascio uno spot che è una meraviglia, perché insomma Andrea lavorava non so quante per condensare in 1 minuto e mezzo 1 anno e mezzo di abidubi, insomma è abbastanza dura la faccenda, e quindi vi lascio a questo momento e poi vi presento Achille. Grazie. Ecco, mi raccomando, quando uscite da questa sera abbracciatevi, che è bello, che mette in relazione cuore, cuore, anima, anima, ed è una cosa molto molto importante. Bisogna tenere alte le vibrazioni. Allora, aspetta che mi sono preparata le lezioni. Allora, Achille è laureato in scienze geologiche e ricercatore delle scienze dell'habitat. Dal 1980 progettazione e realizzazione di impianti elettrici in abitazioni e luoghi di lavoro. Nel 2000 tiene conferenze, incontri e corsi nell'ambito della domoterapia, inquinamento elettromagnetico artificiale e naturale e dell'efficienza energetica. Dal 2001 fa rilevamenti e bonifiche in luoghi di lavoro, abitazioni e camere da letto nell'ambito della domoterapia. Dal 2003 progetta e costruisce costruzione di letti bioecologici di sua progettazione. Il logo ha scritto lui, quindi se qualche errore è colpa sua. Gestisce il sito www.casasalute.it di cui è autore. Nel 2009 scrive il libro Inquinamento invisibile, capire, individuare, evitare il caos elettromagnetico nell'era moderna, che è scaricabile gratuitamente dal sito di www.casasalute.it.
Nel 2010 scrive un altro libro, Kilowatt, capire l'energia elettrica per utilizzarla al meglio, senza sprechi e rinunce, scaricabile anche questo gratuitamente. Dal 2016 è docente della Scuola di Elettrogeobiologia presso l'Associazione Scienza e Arte della Salute Castello di Codego Treviso. Nel 2020, non c'è due senza tre, scrive un altro libro, Wireless, no grazie, come connettersi ad internet con il minimo elettrosmog, scaricabile gratuitamente dal sito casasalute.it. Ha scritto un altro libro nel 2022, Costruzioni abbandonate, motivi apparenti, motivi reali, ville palladiane, cosa non sappiamo. Anche questo è scaricabile gratuitamente. Progetta e realizza diversi sistemi anche utilizzando tecnologie innovative in grado di rendere completamente autonoma a livello energetico un'abitazione, ponendo la massima attenzione all'impatto che tali sistemi potrebbero avere sulla salute, ed è quello di cui ci parlerà questa sera Achille Sacchi. Come avete capito, quello di cui parlerò stasera non è un argomento di cui io sono un professionista, no? Ma sono un appassionato, perché diciamo quello che io ho maturato in 20 anni è più verso l'inquinamento elettromagnetico, da come avete capito è quello che ha detto Esther. Però diciamo che sono sempre stato molto attento a quello che succedeva intorno a me, e io ho sempre visto il sistema. Quando intendo sistema intendo le lobby economiche, i politici che sono lì, i portaborse dei lobbisti, le famiglie altolocate di potere, e quindi non mi sono mai fidato, ma non negli ultimi 3 anni, mai, da quando credo ho 20 anni. E quindi il mio obiettivo era quello di stare sempre un po' staccato dal sistema. E quindi quando Esther mi ha invitato io sono stato molto felice, perché io stimo le persone che come lei, come altri che collaborano, fanno la differenza in una società, secondo me, che è di un'apatia totale. Io credo che qua ci sono poche persone apatiche, come quelle che purtroppo abbiamo visto in questi 3 anni, senza nessun giudizio, ok? Hanno fatto solo quello che pensavano giusto fare. E quello che io vi dirò stasera, innanzitutto dici sono abituato a tante persone, in realtà non è vero, a volte ho 5 persone, a volte ce ne ho 600, dipende se una cosa me la sponsorizza Marcello Pamio oppure no. Diciamo che collaboro con Marcello da tanti anni e abbiamo creato la scuola perché lui mi ha insistito di fare questa scuola di elettrogeologia, e quindi collaborando con lui nel bene e nel male, lui è molto conosciuto, ci stimiamo veramente tanto in modo reciproco, e quindi quando lui butta nel suo canale Telegram che c'è questo incontro io sono rovinato, ok? E quindi il merito va più a lui che a me. Poi ovviamente stimandomi probabilmente sa quello che fa. Vediamo alcune cosine. Allora, quello che vi dirò stasera sono cose pratiche che io ho eseguito, quindi io vi parlerò di tutte tecnologie che io ho messo in pratica con dei risultati positivi. Okay? Quindi tutto sarà in funzione del sole, perché il sole ha un potere incredibile. L'altra volta Marcello ha parlato di luce e guarda caso parlava di sole, parlava di piante, di pannelli fotovoltaici naturali che sono le foglie. Quindi se noi sappiamo usare queste energie potremo, diciamo, diventare anche, non dico completamente autonomi, ma avere un buon grado di autonomia. Ora stasera, se mi vedete un po' impalato, perché ho anche la moglie che mi sta guardando, e sapete benissimo che se dico qualcosa di strano mi fulmina, e quella fulminata vale più di 1000 parole, perché vuol dire facciamo i conti a caso. Ma in realtà poi chi ha la moglie lo sa, no? Perché lei non viene mai, però oggi siccome c'è 10 minuti di strada è venuto. Allora cambia lo slogan, ha più spesa e meno libertà. Lì bisogna invertire il grafico. Sì, è un onore anche che c'è mia figlia. Ha rinunciato a vedere il film su Mario Bros questa sera per venire a vedere il papà Mario, ok? Allora, questa slide è molto semplice, probabilmente la maggior parte di voi l'avranno già capita. La sindrome della rana bollita. Voi direte, ma cosa c'entra? C'entra tantissimo. Perché noi di fatto in questo momento siamo nella pentola.
ok? Siamo soggiogati da un sistema, non lo dico io ovviamente, Marcello Pagno non lo dice in tutte le salse del pianeta, e io condivido quasi tutto quello che dice, se non tutto. Siamo dei burattini in mano a delle lobby economiche, ma al di sopra delle lobby economiche ci sono dei gruppi di persone, di famiglie molto potenti. Allora, ovviamente la massa non è consapevole di questo. Noi ancora però ci meravigliamo. Vi faccio questo esempio. Allora, facciamo una gara. Mettiamo in palio il potere e i soldi. Ok? Secondo voi chi vince la gara? Quello che ha un buon senso etico, la persona umile, quindi che cerca di aiutare gli altri prima di se stesso, una persona buona? Oppure il concorrente, la persona senza scrupoli, l'egocentrico, il vanitoso, quello che non ha una coscienza propria? Fondamentalmente è un nome che riassume questo personaggio, un figlio di puttana. Ok? Secondo voi chi vince questa gara? Vince il figlio di puttana, purtroppo, con rispetto della moglie, che fa sicuramente un lavoro più dignitoso di quello che farà il figlio, sicuramente. Quindi non ci dobbiamo meravigliare se i posti politici sono stati occupati da certi personaggi, perché è una gara al potere e ai soldi, fine. Quello che possiamo fare noi è quello che sta facendo quella rana. Noi ci aggrappiamo al bordo della pentola, perché quello che vi dirò stasera c'entra tantissimo, come per dire non dobbiamo essere autonomi, perché guardate, chi ha visto il film che l'hanno dato su Netflix credo qualche anno fa, l'Isola delle Rose, ok? Non so chi l'ha visto, praticamente è un ingegnere di Rimini, ok, che fa questa piattaforma nelle acque internazionali oltre, diciamo, le acque territoriali dell'Italia, e pensava di essere autonomo perché nelle acque internazionali l'Italia non c'entra nulla, ok? Ma era uno sfigato, cioè, che aveva st'utopia, ok, con alcuni amici, con un progetto veramente fatto molto bene, ha costruito questa piattaforma dove voleva crearci un albergo. Com'è andata a finire? È andata a finire che l'hanno bombardato, hanno evacuato la piattaforma perché loro volevano stare sopra, li hanno evacuati, sono andati con la forza a portarli via, l'hanno bombardata la piattaforma. Quindi quando uno mi parla di comunità che vivono da sole, con le energie libere, eccetera, se fanno una legge che vieta le comunità, noi siamo finiti. Ok? Come adesso le scuole parentali, se fanno una legge, una normativa, non dico una parolaccia, le scuole parentali chiudono. Quindi secondo me noi dobbiamo essere un po' più autonomi degli altri, ma in sordina, fare come fanno loro. Fanno l'orto, fanno le loro robine, ci stacchiamo un po' dal sistema, perché staccarsi un po' dal sistema vuol dire avere un po' di vantaggio rispetto agli altri. Capite? Quindi noi dobbiamo essere un pochino avanti degli altri, perché altrimenti la tecnologia non l'abbiamo per fare un salto quantico, purtroppo ancora, come vi cercherò di dimostrarvi. Quindi noi diamo un occhio a quelli che finora ci hanno discriminati, hanno fatto bene, hanno fatto la loro scelta, però noi non ci fidiamo più. Okay? Rispettiamo loro, ma adesso loro sono il nostro indicatore ambientale, ossia come il pesce nel fiume. Finché il pesce è bello vispo, noi siamo tranquilli, facciamo il bagno, appena il pesce lo vediamo un po' che barcolla, basta fare il bagno, fine. Quindi adesso noi dobbiamo essere molto cauti, osservare quello che fa la massa, perché tanto guardate, il sistema non mette l'acqua a tutto volume, va su di 5 gradi, poi ne cala 3, poi ne va su di 7. Noi abbiamo tutto il tempo di fare delle scelte molto più azzeccate, quindi non abbiate fretta. Allora io parlerò di abitazione, non parlerò di luoghi di lavoro, dopo ovvio si può estendere tutto anche ai luoghi di lavoro. Questa è la nostra casa, con tutti i consumi, ok? Circa il 20-30%, ovviamente sono stime, un po' i conti della serva, però più o meno ci prendiamo. Se guardate, una parte, quella arancione, è il consumo che va, diciamo, quello ai computer, alla caldaia a gas che va, c'è una pompa, ai nostri elettrodomestici, tutta quella roba lì, ma è solo il 30% del consumo di un'abitazione. Ok? La parte grossa, quella che vedete rossa, è per il riscaldamento e per l'acqua.
ok? Quindi essere autonomi con un po' di pannelli solari solo per la prima parte, essere autonomi molto molto parzialmente. E poi ci mettiamo anche il raffrescamento d'estate con le nostre pompe di calore, i nostri condizionatori. Quindi ho fatto una stima che una casa normale, ok, è tradotto in kilowatt, perché oggi parleremo di kilowatt, ok, e consuma da 16 kW a 52 in base a come sprecona. 16 kW intendo al giorno, di una casa ben isolata con pompe di calore, fotovoltaico, eccetera. Quindi una casa già abbastanza efficiente. Voi considerate che una casa media che troviamo senza isolamento e tutta questa roba qua può arrivare a 52 kW, compreso calore, acqua calda e tutto il resto dell'elettricità. Quindi allora dico, ma perché siamo arrivati a questo punto? Perché guardate che sono valori ma impensabili. Se una pianta vede quello che consumiamo ci tira uno sputo in un occhio, perché è una roba, noi energivori di più, e poi vi meravigliate perché ci vogliono far fuori, scusatemi. Allora vediamo, adesso cercherò di pesare l'energia, perché solo così capite che quella cifra anche di 16 kW al giorno è un'assurdità. Allora, io adesso voglio un palestrato, uno che ha un bel fisico. Dai, fatevi avanti, uno, dai, non mi fate chiamare. Se no mi chiamo mia moglie e lei si separa. Quindi un ragazzo, dai. Dai, vieni su. Tu vai. No, vedo che c'hai un po' di faccia da masochista. Ti metti là in modo che vedono. Allora, adesso non parliamo di kilowatt, kilowatt sarebbero 1000 watt, ok? Chilo è 1000, no? Adesso noi cerchiamo di dare un peso a un watt. Un watt è lo stand-by di un caricacellulare, cioè vuol dire se tu lo tieni inserito senza cellulare in carica consuma un watt, in realtà un wattora, perché quello è il watt, è una potenza. Allora adesso io do a lui, anzi ti faccio vedere, tieni il microfono, vi faccio vedere cos'è un watt, anzi un wattora. 1, 2, 3, questo è un watt, ok? Adesso tu fai come me, però ti do un ritmo. Prova un po', fa la prova, un po' più alto, 1 metro, ok, perfetto, no, un po' più piano, sta tranquillo, perché sennò... Allora, chi mi tiene il cronometro qua? Ok, magari ti metti... Allora tu quel ritmo lì devi fare... Ok, io parlo e lui fatica. Allora, a ritmo però, no, mi ci voleva uno che c'è a ritmo però. Ecco, quello è un watt, ok? Perché un watt è, se non ce la fai più non... Allora, lui sta producendo un watt di energia come potenza. Un watt è un joule al secondo, il joule è l'unità di misura della caloria, del lavoro, eccetera. Cosa vuol dire un joule al secondo? Che lui deve portare in un secondo un peso di 100 grammi, come quelle piccole mele, di 1 metro. Ovviamente lui lo fa in continuo, perché lui fra 3600 volte avrà fatto un wattora. Quindi fra un'ora non ci sarà più. No, devi continuare. No, devi togliere la giacca, se no sudi. No, devi continuare, se no dobbiamo vederti paonazzo. No, ti puoi spogliare, veramente. Vai, no, devi farlo proprio. A ritmo, Questa è mezzo watt. Ok. No, perché voi ridete, ma se fate il cambio vedrete che fra 10 minuti nessuno più ride. Quindi quel lavoro per una persona si può fare per 20 minuti, non riesce per un'ora. Quello è un wattora. Non ce la fai più, ti fermi, però finché ci riesci, ecco. Quindi una persona non riesce in continuo a produrre più di un wattora, ok? Perché io dicevo, vabbè, ma io posso produrre di più. No, non ce la fate, anzi non ce la fa neanche una persona con un bel fisico e ben allenato. Andiamo a fare un po' di calcoli. Un piccolo forno
da 1000 watt, piccolino, per cuocere una pagnota di pane oppure una pizza, è 1 kilowatt. Rimaniamo sempre sui numeri giusti perché così faccio i calcoli fatti meglio. Ok? Allora, è come alzare di 1 metro un uomo di 100 kg per 3600 volte. Oppure avere 1000 di lui che per un'ora alzano la 1000. 1000! Cioè qua siamo in 100 e qualcosa. Immaginate, per produrre 1 kilowatt ci vogliono 1000 di lui che fanno questo lavoro per un'ora. Ovviamente 1 kilowattora se cuocio un pane per un'ora, se lo cuocio per due ore ci vogliono 2000 persone che lo fanno in un'ora. Capite? Ok? Andiamo avanti. Per generare 1 kilowattora di energia è fatica, vero? Dopo però se ti fa male le braccia non è colpa mia, se vuoi ti fermi, magari facciamo il cambio tra un po', no? E allora, per generare 1 kilowattora di energia elettrica sono necessari 100 grammi di petrolio. Ok? Ma 100 grammi di petrolio è così in una bottiglia da 1 litro. Capite? Quindi 100 grammi di petrolio fanno un lavoro che fanno 1000 persone per un'ora alzando quella mela. Se vi rendete conto, se il petrolio finisce, dobbiamo tornare a usare le mucche per arare, perché l'energia è preziosissima. Perché quel petrolio, 100 grammi, ha questo potere energetico? Perché sono foreste rimaste sotto le rocce per milioni di anni, praticamente in acqua, praticamente, che grazie ai batteri anaerobici hanno digerito queste foreste. Ma ci vogliono 1 milione di anni per produrre il petrolio. Quindi dico io, ma se noi... mi dispiace ma ti sei offerto, ok? Quindi capite l'assurdità. Andiamo avanti. Un consumo medio degli stand-by di una casa, che gli stand-by sono quelli, la lucina nel televisore oppure l'i-fi, ma non è la lucina, è il sistema che è tenuto attivo. Tipo un alimentatore di un computer, anche se il computer è spento, mi dà 3-4 wattora di consumo. Capite? Allora in una casa abbiamo una media di 85 wattora di consumo, che sono in un giorno 2 kilowatt al giorno, solo di stand-by che non utilizziamo. Quindi pensate a 2000 persone che fanno quel lavoro per mandare gli stand-by nella nostra casa che neanche li utilizziamo. Capite? E noi parliamo di autonomia, ma noi parliamo di scemenze quando pensiamo di essere autonomi con questi sprechi. Non esiste. Allora, una casa molto efficiente che consuma 16 kWh al giorno, quindi quella che consuma di meno, richiede più di 600 persone che sollevano una piccola mela per 24 ore. Quindi la casa più efficiente vuole 600 di lui che per 24 ore tirano su una mela come sta facendo lui. Ma dove vogliamo andare? Cioè il sole, per quanto è potente, non ci può dare questi sprechi. Ok, smetti perché sennò veramente... Un applauso. Adesso uno per uno viene qua. Riuscivi per un'ora a farlo? Ecco. Ok. Se no mi viene da fare come... Se me lo blocchi, grazie. Quindi capite che noi sprechiamo perché l'energia ci è stata regalata finora. Dite, ma quest'anno è aumentata. Allora, quei 16 kW, se io li devo pagare con il prezzo più alto di quest'anno, li pago 8 euro al giorno. Ma io ho molti dubbi che voi riusciate a prendere 600 persone, metterle in fila, fargli fare il lavoro della vostra casa e dargli 8 euro diviso 600 per 24 ore, ma vi sputano nell'altro occhio. Capite come siamo ridotti? Perché se una cosa te la regalano per una vita, tu sei abituato a sprecarla per una vita. È tutto qua. Però vi dico, il sole fondamentalmente anche ha una buona energia, però non a questi livelli. Ok? Quindi dobbiamo iniziare a spostarci mentalmente. Allora, vediamo le assurdità delle nostre abitazioni. Allora, l'energia che ci arriva dall'Enel è un'energia alternata.
ok? 230 volt, non è più 220, si dice ancora 220, ma è 230 volt. 230 volt è la tensione, la pressione con cui gli elettroni sono nei cavi elettrici, ok? Cioè io vi farò delle dimostrazioni, perché finché non vedete con i vostri occhi non ci credete, ok? Allora, questa energia cosa fa? Fa oscillare gli elettroni dentro i cavi. Quante volte al secondo? 50. Quindi questi elettroni vengono compressi, 230 volt, è una misura della pressione, della tensione, e fatti oscillare 50 volte al secondo. Ok? Grazie a questa oscillazione io riesco a avere l'energia sufficiente, quindi non sfrutto, come nella corrente continua, lo scorrimento, ma sfrutto l'alternanza. Ok? Questo grazie a Tesla. Ok? Ma il paradosso è che pochi elettrodomestici vanno a 220 o 230. Molti dispositivi, che non si chiamano per forza elettrodomestici, vanno invece a corrente continua e non lo sappiamo. Cos'è la corrente continua? Sono tanti indiani in fila che muovono una ruota. Oppure immaginate un fiume, c'è la ruota del mulino che gira. Quella è l'energia continua, perché è un insieme di elettroni, uno che rincorre l'altro, esposto in una ruota. L'alternata invece sfrutta l'alternanza, solo che, come vedremo tra un pochettino, una è nociva al nostro organismo, l'altra no. E a pensare che noi abbiamo molte robe nella nostra abitazione, magari quelli in fondo non riescono a vederla, che va a corrente continua. Ma io per ottenere quella corrente continua devo usare dei trasformatori, degli stabilizzatori, quindi elettronica. Quindi io se voglio utilizzare praticamente un... Qua si è spenta la luce, quindi siamo in calo energetico. Praticamente se guardate abbiamo il LED, tutto quello che sono le lampade a LED, le strisce a LED, nascono a corrente continua, quindi ho bisogno di uno stabilizzatore, un trasformatore fondamentalmente stabilizzato, che mi trasforma la 220 in una corrente continua. E non è facile trasformarla, è come trasformare acqua in vino, ok? Quindi io tutta questa roba che vedete la devo utilizzare con dei trasformatori. Anche la vostra TV LED c'è un trasformatore, magari non è fuori, è dentro, il vostro computer ha un trasformatore. Quindi io devo convertire con degli sprechi e con un danno alla salute. Ok? Quindi modem, stampanti, PlayStation, decoder, tutti i dispositivi come smartphone, tablet sono tutti a corrente continua. Questo è fondamentale per capire poi dove voglio portarvi. Adesso c'è un altro esempio, mi serve un'altra cavia. Allora, cosa succede dentro questi cavi? Per esempio, questo è un cavo attaccato all'impianto. Dite è spento, non succede nulla. In realtà ci sono gli elettroni in tensione alternati e si crea un campo elettrico. Quindi non solo noi utilizziamo una corrente che è sacrosanto avere una 220 o 230, perché per trasportarla dalla Francia all'Italia per forza devi usare l'alternata, ok? Proprio per un fatto, intanto un volontario si prepari. Adesso non c'è da faticare, c'è solo vi irradio un po' con il campo elettrico, ma non è una cosa grave. Bravissima, lei è la mia valletta, vieni su nel palco, ok? Che tanto non... Ecco, tienilo con quest'altra qua, anzi facciamo sì così, ok. E adesso lei è tutta irradiata da campo elettrico. Non lo dico, adesso ve lo dimostro. Perché lì dentro ci sono degli elettroni, adesso vi faccio fare la prova anche voi, che oscillano 50 volte al secondo in una certa pressione. Adesso voi tenete, tutti lo dovete fare, chi non lo fa viene qua a fare con la mela. Allora, un palmo così, l'altro che sventola, come se dovete rinfrescare la mano. Fatelo, velocissimi, più veloci che possibile. No, quello è l'applauso. Allora, vai proprio veloci. Cosa succede? Cosa sentite nel palmo? Bravo. Stop. No, perché sennò già qua è caldo perché sono più in alto, quindi il calore va in alto. Questo è un altro concetto che è importante. Allora, come voi sentite questa alternanza che muove dell'aria, ossigeno e azoto e un po' di inquinamento, nel palmo, succede così negli elettroni. Perché?
perché fondamentalmente queste particelle vanno a influire su un campo circostante. Stessa cosa, solo che lo fanno 50 volte al secondo anziché 4-5 volte al secondo che facevate voi prima. Ok? Adesso facciamo la prova. Se mi tieni, scusa un attimo. Questo è un rilevatore di fase di campo elettrico. Ah, non c'è bisogno adesso, non ce l'ho avuto, ce l'ho bella. Allora, mi avvicino al cavo, guardate, mi allontano, scompare il campo elettrico. Mi avvicino, dare un po' meglio. Ok? Quindi non invento nulla. Guardate fino a dove arriva. Adesso lo devo dare un po'. Dal microfono. Sì, no, ma quello non c'è una corrente alternata. Ok, l'ho dovuto ridurre un po' perché qua c'è un po' di campo elettrico diffuso. Ma la cosa magica è che se lei allunga la mano, un uomo e una donna che viene qua, meglio un uomo, se no passiamo un po' da teoria gender che non ci va bene. L'uomo no, la ok, dai la mano a lei, niente balzi, guardate. Se facciamo una fila, non di tutti magari, perché magari un po' carichiamo a terra, abbiamo tutti il campo elettrico. Grazie, è su tutto qua. Quindi capite che quando noi abbiamo il nostro impianto, la nostra 220, 230 nell'impianto, noi siamo soggetti per tutte le 24 ore a questi campi. Se ci va bene sono un po' bassi, se ci va male sono più alti. Nelle case in legno per dire sono molto più alti perché non c'è uno scarico a terra. Perché lui è avido di conduttori, il corpo è un conduttore perché è fatto di acqua e di ioni, di sciolti, quindi noi ci irradiamo di campo elettrico. Ora dico, ma di notte cos'è che va? Sì, chi ha la pompa di calore va alla pompa di calore perché non è sovradimensionata e quindi deve andare anche di notte. Ma io quando sono 9 di sera metto in modalità luna, l'impianto di riscaldamento non va, cioè non serve a nulla, serve solo per andare al bagno e accendere una luce. E noi per andare al bagno e accendere una luce, ok, dobbiamo tenere la tensione di rete. Anche questa è un'assurdità, quindi sprechiamo energia perché pensate, per tenere quell'energia attiva, l'Enel c'ha delle centrali termoelettriche ma anche termonucleari dalla Francia. Quindi io per spingere questi elettroni devo sempre tenere le centrali attive, ok? Anche se noi non lo utilizziamo, poi ovvio ci viene addebitato quello che noi utilizziamo. Però io ho un'energia sempre presente, fate la prova, magari non fatela ma fatela. Ossia, vi svegliate alle 3, montate una lampadina e ci mettete le dita. E vedrete che ho ragione. Se vi va bene l'interruttore stacca la fase e vi salvate, ok? Ma se l'interruttore stacca il neutro, in un concetto un po' diciamo che non è difficile, però in poche parole ci sono due fili dell'impianto, uno è la fase e uno è il neutro. Se l'interruttore mi stacca il neutro, da lì in poi non c'è più diciamo la corrente, ma la Béjour io lo attacco come mi va e potrebbe essere che mi porto il campo elettrico anche vicino alla testa. Questo è un po' quello ovviamente di cui mi occupo da tanti anni, però c'entra perché io quando mi sono messo completamente autonomo in questa casa qui in montagna ho pensato anche a questo, altrimenti era chiaro che non ero coerente. Quindi il mio impianto non solo è completamente autonomo, ma non ha campi elettromagnetici quando io non li voglio. E non è poco, perché guardate, una camera su 3 ha un campo elettrico elevato e dopo lì bisogna fare delle bonifiche, bisogna mettere delle vernici, delle reti che scaricano a terra, eccetera, eccetera. Tutto perché? Perché siamo abituati a sprecare e non ragionare, ma non è colpa nostra, è colpa che di un sistema che se ne frega, ok, di queste robe qua. Quindi anziché dire di abbassare un po' il condizionatore, dovrebbero dire tutte queste robe qua per risparmiare. Qualcuno dei nostri politici ha parlato di stand-by, 2 kW di stand-by in ogni casa. Già solo quello era un recupero enorme di energie. Invece non è interessante per loro che vanno in giro con il loro jet personale. Allora adesso facciamo una piccola carrellata negli impianti tradizionali, perché alcuni li avranno sicuramente. Allora, questo è un impianto fotovoltaico classico. Ovviamente qualcuno lo può mandare con delle pompe di calore, però deve essere abbastanza grosso, altrimenti ci manda, diciamo, le cose, le utenze domestiche, elettrodomestici, eccetera.
Come sono fatti? C'è un contatore, ci sono dei pannelli fotovoltaici, c'è un inverter. Cosa fa l'inverter? Capite che io odio l'inverter, no? L'inverter cosa fanno? Trasformano la corrente continua, quella che non fa male, in una corrente alternata. Spero che avete capito cos'è la corrente alternata, ok? Conferma, conferma. Allora, succede che c'è un contatore che mi guarda la produzione mia. Quindi cosa vuol dire? Che se io quando c'è il sole consumo energia, la prendo io, però se non sto attento ne consumo troppa, la prendo un po' dalla rete. Se invece poi a quel punto non mi va il frigorifero, sono fuori casa, gli stand by non sono così alti, praticamente mi va in rete e me la pagano. Una stronzata. Ok? Ovviamente erano vantaggiosi gli incentivi dei 40 centesimi da tanti anni fa, adesso mi pare che arrivano a 10 centesimi. Quindi praticamente succede che io vendo all'Enel l'esubero, okay? Quindi in poche parole questi impianti vanno bene per chi la sa gestire, ossia io la lavatrice la faccio quando c'è il sole, mando la pompa di calore quando c'è il sole, magari alla sera sto tranquillo, oppure se devo cuocere il pollo arrosto lo cuocio il giorno, non lo cuocio la sera perché c'è il sole, ok? Altrimenti io rischio di vendere l'energia all'Enel che non mi dà niente e poi la riprendo e ci pago il prezzo di mercato che è molto più alto, può essere anche 40 centesimi, perché quello varia in base a come vogliono loro, più tutti i costi di disposizione. Capite? La fregata. Quindi per me questi sono impianti che non valgono nulla. Poi che qualcuno ammortizzi, prende quelle centinaia di 300 euro l'anno, va benissimo. Però secondo me non è un impianto sicuramente intelligente. Ok? Andiamo in un impianto un poco diverso. Mettiamo le batterie. No? Così io se non la uso va nelle batterie, è come quello di prima, solo che ho una capacità di accumulare, ok? Quindi io non la uso perché sono fuori casa, non sono bravo a andare alla lavatrice quando è ora, mi si accumula nelle batterie, poi a un certo punto le batterie sono piene, no? Non posso mettere 40 kW di batterie, giusto? Quindi avrò i miei 10 kW eccetera, litio, e quando loro sono piene mi va nell'Enel. Però io la sera magari sono autonomo fino a un pochettino, oppure magari fino al giorno dopo è stata una bella giornata di sole. Però qual è l'inconveniente sia dell'impianto prima che di questi? Che se l'Enel ti stacca la luce non funzionano. Molto semplicemente. Anche quelli fatti con le batterie, cioè voi lo dovete proprio specificare, se è l'azienda che lo fa ci capisce qualcosa. Però di prassi, se non c'è un inverter particolare, tutti diciamo i sistemi sono così, quindi c'è un blackout e voi rimanete al buio, fine. Ok, allora qui iniziano i consigli. Ovviamente non vi consiglio questi impianti perché alla fine vi costano quasi uguale, però se c'è un blackout di un giorno voi non avete l'energia nonostante avete le vostre batterie e le vostre praticamente i vostri pannelli. Questi sono impianti, si chiamano sistemi a isola ibrida. Ovviamente non c'entra nulla con il mio progetto, solo per darvi dei consigli, visto che ho degli amici che li costruiscono e quindi anche loro hanno esperienza in merito. Qui allora ha un senso, già iniziamo a essere un pochino più autonomi. Perché? Perché di fatto l'inverter, quando l'Enel, allora fa come quello che faceva prima, solo che non la vende all'Enel. Perché tanto non ci dà nulla, anche perché se chiedete a chi fa questi impianti, fammi anche lo scambio con l'Enel, gli vengono i brividi perché l'impianto è molto più complesso. E invece dite, guarda, l'Enel lo usiamo come mucca da mungere, okay? Non per vendere, tanto non ci dà nulla, ok? Io devo essere bravo a gestire la mia energia, però metto il mio accumulo, ok? Il mio inverter ibrido, ok? Non è una parola brutta, ma ibrido, no? Cosa fa l'inverter? Fa come quelli che facevamo prima, però se l'Enel ci stacca la corrente, si stacca e diventa un impianto a isola. Quindi io con l'accumulo che ho, con i pannelli che ho, posso andare avanti ovviamente riducendo l'energia, però il frigorifero ce l'ho, la caldaia ce l'ho, e non mi manca, quindi gli altri tutti a fare la corsa all'Ikea, a comprare le candele, ok, che poi la cassa non funziona, quindi non gliele vendono neanche, ok, e noi siamo tranquilli con il nostro impianto isola. Un impianto così costa leggermente di più, tra l'altro questi inverter li fanno in Italia. C'è anche una ditta di Cittadella che li fa, quindi sono impianti che ovviamente hanno un costo, però con il 50% comunque si pagano, fate conto, tipo 17-18 mila euro con 5-6 kW di accumulo, ok? E comunque con il 50% diciamo di detrazioni ne arriviamo a 10.000 euro e avrebbe un senso,
avrebbe, dico, ok? Allora ovviamente dovete andare da persone che li sanno fare, perché non li fanno in tanti purtroppo, però se io dovessi spendere quella cifra non andrei mai a fare gli altri 2 tipi di impianti, perché io voglio essere autonomo, perché se gli altri sono tutti a fare la fila nel supermercato a comprare le torcette o tutte le batterie tipo gli speleologi che vanno in giro per casa, noi siamo con il nostro impianto a isola, vuol dire siamo staccati. Certo, dobbiamo stare attenti che se non c'è il sole devo mandare le lampadine, il frigorifero, non posso esagerare, un piccolo computer, ok? Una cosa che mi sono dimenticato, ma però forse non l'avevo. Ecco, allora tutte queste cose che io vi sto dicendo le trovate, non magari tutte ma quasi, in questo canale, ok? Non si vende nulla perché sono tutte esperienze fatte, molte da me ma molte anche da altre persone che ho raccolto, ma tutte esperienze pratiche. Noi, come fanno loro con l'orto, non diciamo teorie, noi proviamo, ci sporchiamo le mani e poi sviluppiamo un consiglio. Ok? Quindi si chiama Kit Anti Blackhouse, digitate, è un canale pubblico e vi metterò anche tutte le slide di oggi. Ok? Quindi non per, tutti quelli, porca miseria, ho preso tutti gli appunti fino adesso. Scusatemi perché mi è saltata questa slide. No, in realtà perché volevo vedere che prendeva gli appunti, perché sai. Ok, impianti isola ibrida. Adesso qua facciamo una domanda, perché già qualcuno dice, vabbè, ho 50-60 mila euro, mi stacco completamente con un impianto isola ibrida. Allora la domanda è, con un sistema di isola ibrida super potenziato posso diventare completamente autonomo? Io dico sì, però diventi autonomo indipendente dall'Enel, ma dipendi da chi produce l'elettronica e le batterie. E non è molto diverso. Perché questo? Vi faccio proprio una simulazione quasi reale, ovviamente non sono un tecnico, quindi non mi chiamate per le consulenze, chiedermi, qualcuno mi chiama a 3/4 d'ora da dedicarmi, ragazzi, dice mia moglie, mia figlia, sì, e poi anche volte anche no, però voglio dire, ma vi rendete conto, uno mi chiama ieri e mi fa, guarda io dovrei fare una casa nuova, mi dà un po' di consigli? Detto si ha 3 giorni di tempo, cioè voglio dire, non mi chiamate per le consulenze, io non so nulla delle pompe di calore, della marca dei pannelli fotovoltaici, posso dare dei consigli, ok? Cosa fare, però dovete andare dai termotecnici bravi dopo, perché io non sono un termotecnico, io sono un appassionato che ha provato a fare degli esperimenti, tra l'altro riusciti, non esperimenti, molti no, ma altri riusciti. E facciamo 2 conti, voglio essere autonomo. Consideriamo una casa che mi spreca 10 kW al giorno, quindi anche sotto quelli 16, perché io autonomia vuol dire anche riscaldamento. Okay? Quindi io sono riuscito con l'isolamento, con un impianto a pompa di calore, no? A riuscire a consumare 10 kW al giorno. Guarda che una pompa di calore può arrivare anche a 20 kW di assorbimento, poi se fuori è freddo rende meno, quindi non pensiate che sia diciamo così la manna la pompa di calore, hanno diversi problemi, okay? Ma noi siamo efficienti. Ok, allora io per essere 4-5 giorni autonomo devo avere almeno 50 kW di accumulo. Eh sì, perché se ne consumo 10, è vero che il giorno praticamente mi produce l'impianto, però se ho una settimana di nuvoloso, cosa faccio? Mi produce pochissimo, perché i pannelli fotovoltaici sono bravissimi quando c'è il sole, invece un po' somarelli quando non c'è. Quindi io dovrei avere 50 kW di litio, perché di fatto ancora c'è solo il litio che viene proposto, ok? Poi ci sono le batterie AGM, ci sono diverse robe, però diciamo quello più performante, anche se ovviamente è molto inquinante e non si capisce se viene smaltito, però ce ne freghiamo dall'ambiente noi, ok? Non ce ne frega proprio nulla. 50 kW di litio, ok, quanto costa? 50 kW, mezzo 500 euro al kilowatt circa, costa un po' di più, vabbè, stiamo un po' bassi. Quindi praticamente spendo 25.000 euro. Poi metto 20 kW di pannelli solari, perché dovete pensare, ok, oggi c'ho il sole, carico tutto, ma cosa? Il litio si carica lentamente, ok? Non puoi caricare la batteria tutta una volta, se no ti scoppia. Quindi c'è un regolatore di carica che è nell'inverter. Quindi ci vuole poco, quindi è difficile con un giorno di sole caricare 50 kW, a meno che non metto 100 kW di pannelli, ma attenzione, c'è un'elettronica da spaura. L'elettronica con tutta quella potenza del sole si scalda e quindi ci vogliono dissipatori, cioè è un disastro e per me in pochi riuscirebbero a fare, devono essere proprio bravi. Quindi capite, più esageri le dimensioni è più complesso, ok? Però non ce ne frega,
noi vogliamo l'autonomia. Ok, quindi io con quei 50 kW, che poi ne posso consumare il 60%, e qui la fregata del litio. Allora, ho un amico di Castelgomberto, lui ha 20 kW alla macchina elettrica, ma di questi 20 ne può utilizzare solo 12, perché le batterie al litio non le puoi sfruttare troppo. Quindi in realtà tu le paghi più di quello che valgono, perché di fatto se poi non la posso sfruttare, in più una batteria al litio mediamente dura 8-10 anni. Quindi io devo mettere pannelli che non li cambio per 40 anni, ok, ne metto 20 kW, quindi altri soldi, sono impianti da 50-60 mila euro questi, E in più rientri nella produzione, perché poi ti devi, ok, mi stacco dall'Enel, me ne frego dall'Enel. Ok, quindi io con questi 50 kg vado avanti 3-4 giorni. E poi? Faccio la mela? Devo avere un generatore. Il generatore non va a niente, va a benzina, gasolio, GPL. Quindi sono dipendente dai combustibili. Cosa ottengo? Ma fate un conto, 25.000 euro le batterie al litio, altri 3-4.000 euro di inverter, sono diciamo 30.000 euro. In 10 anni, io devo cambiare tutto in 10 anni, 3.000 euro l'anno. Con 3.000 euro l'anno, se la corrente che ci compro dall'Enel. Quindi capite che non ha senso. Il senso è risparmiare il più possibile e stare attaccati all'Enel. Quindi vediamo i consigli che vi do io da persona che non ne capisce tanto, che però certe robe ci arrivo. Quindi per me, questo è quello che farei io, ovviamente io non l'ho fatto perché ho cambiato completamente atteggiamento. Potenza pannelli 3-7 kW, rimaniamo nelle autoproduzioni, non ci rompe le scatole a nessuno, ok? Non grande accumulo, noi dobbiamo sbarcare il lunario, perché se fate una stima, in un anno se c'è più o meno sole, non quest'anno c'è stato un mese di nuvoloso, generalmente il sole c'è quasi sempre, prendo pochissimo dall'Enel, e se guardate i costi di disposizione sono diminuiti e sono aumentati il costo dei consumi, ok? Quindi cosa significa? Che io ogni tanto prendo dall'Enel. Però l'Enel mi dà una potenza enorme, non guardate i 3 kW che ci dà 3 kW più altri 3 di spunto, quindi ci manda le pompe, ci manda tutto. Se volete lo spunto delle pompe, tipo per l'acqua del pozzo, oppure per certi motori, eccetera, dovete avere degli inverter grossissimi. Quindi grazie all'Enel, che in questo caso è la mucca da mungere, quindi secondo me è intelligente non staccarsi. L'importante è prendere il meno possibile. Quindi per me, per prendere il meno possibile, non serve un grande accumulo. Riuscite a seguirmi? Se no vado via, nel senso che se non mi riuscite... cioè io cerco di essere molto, anche perché io non è che nasco un termotecnico. Impianto di illuminazione, e questo quando chiederete al tecnico mi inizia a avere i brividi. Non lo voglio con l'inverter, perché se l'inverter si rompe sono al buio. E l'inverter in un impianto isola ibrida è uno. Se si rompe un fulmine io sono al buio. Invece dico, le luci mettimele direttamente sulle batterie, sono a 48 volt, metto un riduttore a 24, sono piccoli aggeggini che costano poco e voi avete sempre la luce, perché che si spaccano proprio le batterie, a parte le Tesla che ogni tanto bruciano, ok, è difficile. Quindi io farei un impianto illuminazioni, visto che il LED nasce a corrente continua, lo sfrutto, ci sono le luci, ci sono le strisce LED, ovvio devo trovare qualcuno un po' elastico che mi fa sta roba, però dico l'illuminazione mettimo a bassa tensione, in più elimino i campi elettromagnetici e non è stupida come idea. Poi via il litio, andiamo sui supercondensatori commerciali. L'unica pecca è che non sono molto collaudati, ma già esistono e si trovano, tipo c'è un'azienda di Cittadella che li vende. Cos'è il supercondensatore? Non è una batteria, è un accumulatore. Non c'è uno scambio di ioni, nella batteria ci sono degli ioni che migrano, quindi c'è materia che migra. Nel supercondensatore c'è l'elettrone non ha massa, quindi non c'è usura. E infatti, guardate, 200.000 cicli di carica e scarica, ok? E vita attesa 45 anni. Allora ha un senso. Quanto costa? Costa il doppio del litio, con miseria. E se mi dura 40 anni? Ce l'ho dati in eredità, capite? Perché qua tanto fra 40 anni sono tutti morti, siamo, ok? A parte spero quelli più piccolini, quindi capite che cambia un po' la prospettiva. Costa 1.100 euro un supercondensatore, però non esageriamo con i kilowatt.
stiamo sui 5-10, non di più, perché non sappiamo se sono collaudati bene, se avranno dei problemi. Abbiamo una tecnologia che purtroppo ancora non ci dà le garanzie, ma almeno sicuramente dura più del litio, e se ci va bene ci dura 4 volte il litio, capite? E ci sono già in commercio, per dire, nel mio impianto ho 4 piccoli supercondensatori, a parte la chicchetta che vi dirò tra pochettino. Quindi un impianto piccolino, 5-10 kW d'accumulo, illuminazione tassativa 24 volt continua, i supercondensatori. È una scommessa, va bene, rientrano anche loro nel 50% perché sono considerati delle batterie, e ci sono in commercio, bisogna prenotarli, perché diciamo che adesso li stanno abbastanza, diciamo, richiedendo. Quindi questo è un impianto che avrebbe un senso. Quando non ho l'energia la prendo, però il supercondensatore, se vi dicono 1 kilowatt, è 1 kilowatt, perché li puoi scaricare al 100%. E quindi non temono le cariche scarico continue, temono solo la sovratensione, ma lì c'è un regolatore che stacca quando sono pieni, sono dei bidoni di energia, ok? Anche qui vi riconoscete, dite la verità, no? Allora, però la domanda è, ma se io cambio mentalità mi posso staccare? Io dico sì, però dobbiamo cambiare la mentalità. Sarà graduale, ma o lo facciamo o lo facciamo, se no rimaniamo con le altre rane a bollire, fine. Ok, si può fare, avete la prova evidente che si può fare, poi domani sentite scoppiate una casa verso Rubbio. Allora, quindi ci vuole un cambio di mentalità e posso veramente aspirare all'autonomia energetica. Adesso vediamo tutti gli errori che si possono compiere. Allora, esempio di spreco di energia. Pannelli solari, corrente continua, quella che va da una parte all'altra, che non ci crea problemi, fino che sono intensità basse, perché se andate nella ferrovia e ci sono quei cavi che portano corrente continua, lì ci sono dei campi statici molto elevati, ma è un altro conto. Qui la corrente che porta è molto poca, ok? Quindi sono abbastanza innocui, diciamo abbastanza per non dire totalmente innocui. Cosa fa? Praticamente questi pannelli portano questa energia continua, vanno in un regolatore di carica, ok? Che carica le batterie con una certa grazia. Se avete dei supercondensatori, anche se non c'è grazia, non gliene frega niente, perché potete buttare dentro tutto quello che volete, ok? Non hanno problemi di un accumulo rapido, e qui già è un vantaggio dei supercondensatori. Poi cosa succede? Vado nel mio caro inverter e l'inverter mi alimenta un alimentatore che mi riabbassa la corrente in alternata e continua e mi alimenta il PC. Capite l'assurdità? Cioè io devo trasformare in alternata e ricondurre in continua per mandare il mio PC. Quindi spreco nell'inverter, l'inverter spreca fino al 30% di energia, perché lui si scalda. Perché trasformare una continua in alternata è fatica per lui, ci sono condensatori, MOSFET, transistor, c'è una valanga di elettronica dentro. E in più non è neanche uguale a quella dell'Enel. È sempre un po' quadra, anche se dicono onda pura. Ok, quindi io cosa faccio? Per mandare il mio computer devo rimettere uno stabilizzatore che mi riporta la corrente continua, quindi ho uno spreco sia nell'inverter che nell'alimentatore che mi riporta continua, e questo è tutto così nelle nostre case. Allora invece un esempio di efficienza qual è? Che se io ho una 24 volt, dopo se non ce l'ho proprio perché a volte le accumulo a 48 volt eccetera, allora la utilizzo direttamente, perché le lampade le trovo i caricacellulari vanno a 24-12 volt, basta che metto delle spine, come vi farò vedere, delle prese accendisigaro, li accendo lì. Poi praticamente per collegare la stampante, il PC, tutte queste robette qua che vanno a corrente continua, anche l'impianto antifurto va a corrente continua, ok? Ci uso dei convertitori, ma il convertitore non fa uno scambio alternato continua, fa solo una differenza tra 24 e 19,5 volt, quindi la cambia solo di tensione, e sono tecnologie molto più semplici e consumano veramente poco. Quindi capite, le case devono essere strutturate così, ci vogliono persone che hanno un pochino di intelligenza, ma non è difficile, ci sono arrivato io, non sono il genio, ok? Quindi quello è un impianto efficiente. Non ho le cose che mi vanno a corrente continua, la lavatrice consuma tanto, non può andare a corrente continua perché ci vogliono dei cavi così grossi, perché la corrente continua ha uno svantaggio, che per portarla ci vogliono cavi molto più grossi, quindi va bene per i piccoli consumi, ok?
Quindi l'inverter mi servirà per il frigorifero. Anche qui il frigorifero è un po' la cosa di mezzo, perché consuma poco, però è 220, purtroppo. Però tipo la lavatrice consuma tanto, il piano cottura consuma tanto, oppure il forno consuma tanto, quindi deve andare con l'inverter. Però gli anni iniziate a fare una logica, le lampadine devono andare sempre, invece questa roba deve andare solo a comando. E già iniziate un po' a capire dove voglio arrivare. Questo è il classico modo per tenere lontana mia moglie dalla casa. Ok? Questa è la casa che sto. Ovviamente non guardate, i pannelli li ho messi a caso, perché quando sperimenti non hai tempo di metterli nel tetto tutto preciso, devi usare quello che hai. Tra l'altro, per l'edilizia libera si possono mettere, se non ci sono dei vincoli paesaggistici, cosa che non so, non sono informato, nei muretti, nelle recinzioni li puoi mettere anche nei balconi, per l'edilizia libera, proprio se non c'è perché sono equiparati ai pannelli solari termici oppure ai fotovoltaici. Quindi vedete, tutti quei pannelli lì mi alimentano il mio impianto, ok? Quello è l'interno dell'abitazione, che è una casa piccola, perché comunque devo strutturare la parte, però sono 36 metri quadri, però con tutti i letti sopra, quindi è molto alta, e inizia a essere un piccolo appartamento. Quindi questo è l'impianto che ho nel garage. Adesso vedremo un po' di sviscerarlo e darvi un po' di informazioni per come farlo. Se guardate quanti fili ci sono, perché io non ho usato saldatori, roba complessa, ho usato dei morsetti, cavi, deviatori, tutta roba che uno che ha un po' di manualità gli fa ridere a farla. Quindi lo potete fare tutti un impianto così, non è difficile. Certo, uno che non è neanche buono a svitare una lampadina è meglio che sta buono, ok? Però è un impianto veramente semplice. Allora, questa è la casa dentro. Purtroppo ho dovuto prendere la foto dove c'era meno casino, perché è un cantiere, perché in realtà ho dovuto nascondere tipo i calzini. Infatti già vedi, questa è la fulminata che aspettavo, perché purtroppo nelle altre foto si vedeva sempre qualcosa che non andava. L'ho fatta vedere così mia moglie si incavola, però è in buona stasera, quindi non avrò problemi. Allora, il bello è che io in questo impianto ho speso neanche 7.000 euro, ma con tutto compreso, con i cavi, gli interruttori, il boiler, tutto quanto, quindi ho speso anche meno. E io dico, ci potrei vivere tranquillamente, anche in 2 o 3 persone. Certo che quando non c'è il sole bisogna fare con le mele, ok? O comunque bisogna stare attenti, ok? Quindi sono 3 tipi di impianti, ok? Perché ho fatto questa scelta? 1, perché l'ho fatto gradualmente, e 2, perché mi dà la sicurezza che io senza lampadina è impossibile. Sì, mi devono mandare una bomba da un aereo, allora mi distruggono tutti i pannelli e sono al buio. Altrimenti ho 3 impianti che mi danno tutti almeno le lampadine, le ventoline per mandarmi l'aria calda fuori. Dopo vediamo tutte queste piccole tecnologie molto semplici, però ho 3 impianti che assolvono 3 funzioni diverse, perché nella casa gli assorbimenti sono molto diversi. Voi non ve ne accorgete, ma quando accendete il forno assorbite una valanga di corrente, ok? Ma la assorbite per un'ora, mezz'ora. Quando accendete il vostro piano cottura induzione, mezz'ora. Il problema sono tutti i consumi, diciamo, continui, tipo le lampadine, oppure una caldaia a gas che va in continuazione, il frigorifero. Diciamo che non superiamo mai i 300 watt, quindi perché io devo avere un mega inverter che manda anche le cose piccole? Devo iniziare a ragionare con la mia testolina. Quindi sono 3 impianti che ognuno mi dà qualcosa. Voi pensate che io ogni volta vado in garage, giro la manovella? Guardate che non faccio così, io faccio né più né meno come casa vostra, solo che c'è la grande fatica di spingere un pulsante qualche volta. Che faticona, altro che tirare sulla mela. Basta avere un po' di consapevolezza di quello che si ha. Allora, adesso ve li descrivo uno a uno. Allora, vedete anche cose che sono inedite, non esistono ancora in produzione. Ecco, questo è stato il movente che mi ha spinto ad arrivare all'autonomia. Devo anche riconoscere, per dire, io ho sempre avuto questa cosa di provare l'eolico. Pensate che io facevo il militare a 21 anni, ho marcato visita, nessuno sa cosa vuol dire, a parte quelli che hanno fatto il militare, ossia ho fatto finta di star male per creare il primo pannello solare che scaldava l'acqua, scusate. Allora mi ricordo, ho fatto finta di star male, non sono andato al militare, ho avuto 2 settimane a casa perché il medico, gli ho messo un po' di cipolla negli occhi,
no? Tutto rosso, ho detto il medico guarda sto male, in realtà stavo da Dio, e perché ho voluto fare il primo pannello solare ad acqua, ma quella volta, vi parlo di 30 anni fa, io ne ho 50 e passa, 21 anni, quindi 30 anni passa fa, non c'era qualche libro, qualcosa, beh io mi sono fatto il primo pannello solare ad acqua per farmi la doccia, ok? Però ci ho messo i tubi in PVC, perché veramente il rame costava troppo, e li ho pitturati di nero, ma dopo 2 ore si sono sciolti. Ovviamente ho avuto un panico di porca miseria, comunque avevo speso un po' di soldi, poi tutte le giunture, la colla, però sono stato veramente felice perché ho capito quanto era potente il sole. Il sole è potentissimo, bisogna saperlo catturare, ok? Quindi per dire che di prove ne ho fatte tante, e da 2 anni ho materializzato tutte le mie esperienze, anche quelle fatte con il kit, perché alcuni mi hanno dato degli spunti, altri mi hanno detto come mettere in sicurezza l'impianto. Quindi quello che vi dico è, diciamo, l'insieme di tante informazioni, è lo spirito della comunità che diceva prima Esther. Cioè io non sono qua per vantarmi, sono qua per darvi tante robe che mi hanno dato altre persone. Cioè qua sembrano tutti geni, in realtà uno ti dà un input e dopo 3 anni dici ah che cavolo c'è un'intuizione, no, è perché quello quella volta te l'ha detto e tu non ti ricordi che te l'ha detta. Poi magari qualcuno canalizza in altre dimensioni, quello che vuole, però quello che vi dico viene dalla collaborazione di tante persone che in qualche modo non mi ricordo neanche più, ma che mi hanno aiutato. Però a me piace dirvi ragazzi si può cambiare il pianeta, piano piano, deve iniziare da noi. Noi siamo il pesciolino che salta, gli altri lasciamoli stare lì a cuocere, poi vedrai che saltano anche loro fra un pochettino, ok? Allora, questo impianto, vedete, è molto grande, ci sono quelle cassette grigie, sono degli accumulatori, sono dei supercondensatori puri, perché quelli commerciali non sappiamo le porcherie che ci sono dentro. Qui invece lo so cosa c'è dentro, perché li fanno quei ragazzi là, ragazzi, un po' vecchiotti anche loro, ok? Questi sono dei miei cari amici, sono 2 del mio comune e 1 del comune, nelle Marche i comuni sono un po' più distanti, non so come qua che non si capisce se sei a Zanè, se sei a Tiene, se sei... Là invece sai perché ci sono delle colline da attraversare, ok? Quindi questi qua me li hanno venduti a prezzo di costo, perché loro ne hanno fatti di diversi, di più nuovi, gli ho detto ma basta prove strumentali, porca miseria. Facciamo il diavolo in una casa, ma non abbiamo provato, comunque te ne diamo un po', ne ho presi 10, poi l'ultima volta ne ho presi altri 2 perché mi serviva per far arrivare a un certo voltaggio. Io quindi sono il primo che li ha sperimentati in una casa e gli ho detto ragazzi colleghiateli direttamente ai pannelli, perché loro ci mettevano dei regolatori di carica, non c'è bisogno del regolatore di carica perché loro sono dei bidoni di energia. Quindi pensate, dai miei 2 pannelli, che adesso non devo mettere uno un po' più grande, già ho visto una fulminata. Ragazzi, guardate quanto sono bravo a dire queste cose e rischiare anche il matrimonio. Sì, perché di fatto loro non si stancano mai. Tu li scarichi tutti, loro si ricaricano, poi li scarichi, li ricarichi. Sono 2 anni che poretti. A volte mi dimentico, stacco i pannelli, si scaricano tutti, poretti. Arrivo, c'hanno una tensione a 0, per dire dacci da mangiare, no? E io li ricarico, non hanno il problema delle batterie. Il pannello mi dà direttamente la batteria, perché io l'importante è che stacco quando sono pieni. Però in realtà ho messo i pannelli giusti che a 18 non riescono più a dar da mangiare e quindi si ferma. Quindi lì c'è pannelli, ovviamente a 12 volt che arrivano fino a 18, e batterie, 0 elettronica. Come sono fatti dentro? Quella è la roba là, non so se la vedete da in fondo. Sono carboni attivi in dei sacchetti con 2 piastre d'acciaio che fanno da elettrodi. I carboni attivi sono uno da una parte, uno dall'altra, separati da un tessuto, quello per pulire i vetri. Quindi è il progetto più sostenibile che conosco, perché fra 40 anni, speriamo, loro dice abbiamo fatto 12.000 cicli di carica e scarica e non hanno perso nulla, però ovviamente non possiamo farne di più, non abbiamo il tempo materiale, però in base alla loro logica dovrebbero durare più di me. Ok? Però il volume è notevole, cioè 6 kW sono 12 cassette,
Però dico, ma io li metto fuori in un capannino, li metto sottoterra, li posso mettere dove voglio perché non si incendiano. Sono dei carboni attivi immersi in un sale di potassio che è un concime. Quindi fra 40 anni, se magari ci saranno delle tecnologie nuove, io li verso nell'orto, le piante che crescono di più, perché è un fertilizzante, e praticamente l'acciaio lo riciclo, perché l'acciaio è quello che costa purtroppo in questo progetto, e il tessuto non tessuto probabilmente si ricicla, adesso magari è più difficile. Quindi è un progetto italiano. L'unica cosa che prendono da fuori sono i carboni attivi, che sono quelli per la filtrazione delle acque, che è fatti con la luce di cocco. Capite? Ci fosse uno stato normale che va lì e dice wow, cioè vengono ingegneri scozzesi a dire ma cavolo cosa avete fatto? Noi usiamo le batterie al piombo ancora, perché loro hanno molto eolico, ok? Ci fosse stato, sì, l'Università di Urbino si è fatta l'IVA e poi non ci ha capito nulla e si è ritirata. Quindi uno Stato dice cavolo, bel progetto, se arriviamo tutti i capannoni vuoti a Padova, sai quanta energia accumuliamo? Questi sono praticamente eterni in base alle loro ipotesi, perché sono 5 anni che li provano e non hanno fatto una piega, ok? Sono asimmetrici, non hanno una polarità, dipende come la vuoi dar tu, quindi è una roba stratosferica. Ovviamente io avendo un accumulo molto piccolo, perché ho 600 watt, però ci mando le mie lampadine, tutto a 24 volt. Ovviamente devo usare dei piccoli, si chiamano step up, che mi alzano la tensione, perché loro mi arrivano a 18 volt e mi arrivano a 3. E loro si scaricano tutti, ok? Come il livello dell'acqua, no? Inizia dall'alto poi mi si scarica e quindi io devo usare dei convertitori piccolissimi che consumano pochissimo per darmi le lampadine, però io riesco a mandare fino a 6 lampadine e fanno una bellissima luce perché essendo a corrente continua hanno molta più luce perché disperdono meno nell'elettronica che deve abbassare la tensione ed è una luce che è bella guardarla. Infatti quando questi qua non credevano a quello che avevo fatto, è venuto Claudio, quello in fondo. A un certo punto ho detto adesso stiamo svegli finché non si spegne l'ultima lampadina. Era le 2 di notte, ancora eravamo lì, e lui si è messo, prima di andare a letto, no? Poi immaginatelo nel soppalco con le gambe come i bambini, no? Che guardava, faceva, ma lo sai che è una bella luce? Perché non ha l'effetto stroboscopico dell'alternata, quindi è continua, come nasce il LED. Ci volevi fare una domanda? Anche questo è su kit anti-blackout. Sì, poi carico tutte le slide. Però non copiate. Io mi auguro che copiate sta roba qua. Allora, loro adesso ovviamente stanno sviluppando un progetto molto più nuovo, sono arrivati a 4 kW, li stanno usando come vi ho proposto io, con i pannelli direttamente nelle batterie senza elettronica intermediaria, hanno usato dei convertitori più grossi perché loro ci mandano degli inverter eccetera. Però la cosa che sembra che abbia una svolta è che si sono aperti dicendo, perché io sempre li ho invitati qua, li ho parlati da Marcello Pami, hanno fatto serate con 15.000 visualizzazioni in streaming dopo 3 giorni, è stata una roba, però loro sono un po' come i bambini che giocano col giocattolo, no? Ma iniziamo a farli fare nei laboratori, a queste persone che li vogliono fare, io ho già più di 20 persone che li vogliono costruire. Okay? Adesso finalmente, siccome hanno capito che a livello commerciale ci sono una concorrenza e se loro rimangono loro 3 senza creare magari delle collaborazioni, ovvio che è un progetto che non andrà molto avanti. Allora adesso dice no, adesso piano piano devono creare un modulo molto più facile da crearli perché si possono fare in garage, ragazzi. Loro guardate che tecnologia hanno. Un tavolo che neanche sta su, che dopo hanno una pressa, ma roba che tutti possono permettersi, ok? Si possono autocostruire, però devono creare un modulo più semplice di quello, ma già quelli che hanno creato sono più semplici, che è più facile da farsi. Quindi si mette in 2 o 3 persone con tutti i componenti, si fa le pile come un po' i cinesi, si assemblano, si comprimono, si mette i carboni attivi e ho il mio accumulatore. Capite? E sembra che adesso si sono aperti nel voler collaborare con le persone che vogliono fare. Quindi immaginate dei gruppi d'acquisto che comprano il materiale, prendono 3-4 persone che fanno solo quello, li pagano per far quello e mi prendono il mio bel accumulo. Quindi un progetto che nasce dal basso. Loro non hanno intenzione di brevettarlo, non ne frega nulla, gente che sta bene economicamente, quindi non hanno questo problema qua. Okay? Quindi questo mi manda tutte le mie prese per caricare i cellulari, le mie lampadine e la ventolina del collettore solare che vediamo alla fine, mi tengo sulle spine. Okay? Però io non mi sono limitato a quello perché con quello non riuscivo a essere autonomo, perché avere le lampadine, avere un po' d'aria calda che mi viene dentro eccetera non mi bastava, perché io ho la troncatrice per il legno, ho degli assorbimenti che solo l'Enel mi poteva garantire, ok?
Allora ho iniziato a implementare con delle cose commerciali. Allora, quelli che vedete lì, 2 kW accumulo, sono 4 super condensatori commerciali, okay? Che costano circa 1200 euro al kilowatt, okay? Però dovrebbero durare più della mia vita. Sono riuscito a comprare, non è facile trovare questi, è facile trovare gli altri, diciamo questi sono americani e gli altri sono cinesi. Però questo è già un impianto molto più autonomo, perché mi danno sempre la corrente continua, che la prendo direttamente con questa scatolina qui, che mi fa da regolatore di carica dei pannelli, e mi dà anche la 24 volt che mi va sempre a alimentare il cuore della mia casa, che sono le lampadine, carica cellulari, eventualmente un piccolo computer e la mia ventolina famosa, che vedremo alla fine cosa serve. Quindi come faccio lo scambio tra uno e l'altro? Con dei normali deviatori, perché l'amperaggio è molto basso, perché le lampadine consumano poco, ok? Quindi 2 kW. Però l'inverter, che arriva fino a 1500 watt, è piccolino, ma mi serve per tutte quelle robette qui: trapani, smeriglia, depilatore, no? E poi tutto quello che consuma poco, un tostapane, una macchina per il pane, la mia aspirapolvere. Non mi privo di nulla, però non è in grado di mandarmi il forno o più nel piano cottura. Però tutto quello che ho usato in una casa lo posso mandare. Ho fatto anche un altro collegamento direttamente dalle batterie, quindi bypasso anche un po' di elettronica, per metterlo con delle prese come quelle della macchina, ok? E cosa ci mando? Il frigorifero 12-24 volt. Dopo mi dicono: ah, ma il frigorifero così costa molto, dice io voglio quello grande che si apre. A parte il frigorifero a pozzetto è quello più efficiente, perché il freddo va in basso. Guardate in quelli che conservano il pesce congelato, trovate solo a pozzetto, perché quando aprite il caldo ne entra poco, invece quando aprite il vostro il freddo va giù. Mettete la mano quando aprite il vostro, ok? Mettete la mano e sentite il freddo, quindi quello è tutta efficienza che va via. Però la risposta che do a queste persone: ma scusatemi, per trasformare quel frigorifero portatile in un frigorifero classico basta andare in 100, non da solo perché mi tira uno sputo nell'occhio che non ho rimasto, praticamente in un'azienda anche veneta che fa frigoriferi, gli dico: guarda, mi sostituisci il compressore, anziché 230 me lo metti a 24 volt o 12 volt, e ne prendi 100, te lo fanno, perché basta solo cambiare il compressore, quello che comprime il gas, fine. Ho il mio frigorifero come prima. Certo che io, non avendo questa possibilità, perché un frigorifero così costa 1000 euro, ho detto: ma no, io con 300 euro mi faccio i miei 50 litri che mi basta e mi avanza in questa casa, perché non la uso sempre. Se volessi congelatore e frigorifero normale, metto uno sotto, uno sopra, uno congela, però l'efficienza di questo frigorifero è spaventosa e va direttamente con le batterie. Quindi l'inverter non me ne frega. Capite già la logica? In più, con queste prese accendisigilli io posso mandare tutto quello che va a bassa tensione, a 12 e 24 volt. Magari in alcuni casi devo usare dei convertitori, tipo il mio impianto antifurto va a 12 volt, l'ho collegato direttamente. E in più perché negli impianti antifurto mettono sempre delle batterie, perché se l'altro stacca la 230 e poi non suona, e quindi tutti gli impianti antifurto vanno a batterie. Io ce l'ho già pronto, capite? Quindi si può fare tutto. La televisione va a 12 volt. Quindi abbiamo già tutto pronto, basta guardare dietro e guardare la schedina, ok? Non è difficilissimo, tutti i televisori vanno a bassa tensione, tutti. So che voi lo usate poco, però magari per vedere qualche film, qua è una provocazione, perché il bimbi in spunto consuma, ha un motore, una resistenza più di 1500 watt, più lo spunto 2000. Come faccio? Purtroppo va lo stesso. Ecco, e qui viene la cosa carina: le batterie del camion. Dice: ma le cariche non resistono. Trovami una batteria che riesce a dare le potenze delle batterie del camion. Immaginate il camion, che motore, no? Un camion, un trattore, ma di quelli grossi, La batteria alimenta il motore d'avviamento, che deve far girare il motore per farlo partire. Chi ha provato a mandare la 2 cavalli con la... sa quanta potenza ci va per accendere un motore? Ecco, immaginate quello di un camion. Quindi le batterie del camion, che sono messe in serie, adesso non sto qui a dire i dettagli, ok?
praticamente sviluppa un amperaggio potentissimo, quindi manda qualsiasi elettrodomestico. Il problema è che non le puoi sfruttare troppo, perché sono abituate a grande potenza e poi a ricaricarsi subito. Quindi le posso utilizzare per le grandi potenze, ma non sfruttare più di tanto. Allora in cosa le uso? Ovviamente con un inverterone bello grosso, ma un inverter che costa 350 euro, non costa 2000 euro, sono roba ovviamente di importazione, perché per fare esperimenti non puoi pretendere di spendere. Poi magari con quello lì, quando l'ho collaudato, vado da un amico che li fa a Cittadella e dico: me ne fai uno così però preciso? E allora lo paghi il doppio e quindi si inizia. Però ci sono già in commercio, quindi io devo provare con roba economica. Quindi quell'inverterone mi va a 4000 watt, quindi più dell'Enel, però posso usare fino a 8000 watt. Le batterie del camion mi fanno un baffo, quindi ci mando la troncatrice, il compressore, il piano cottura. Ovviamente uno la volta, perché come l'Enel se non posso sfruttarlo più di tanto, altrimenti mi salta il magnetotermico, perché mi dice: oh ragazzo, qua non esagerare. E quindi anche queste qui, vedete, hanno i loro pannelli, perché io ho pannelli per un sistema, pannelli per l'altro, perché li voglio creare autonomi, perché io, se magari questo impianto mi si rompe per qualsiasi roba, ho quell'altro, o viceversa. Quindi io senza energia sono molto più sicuro di voi, capite? Perché io le lampadine, vedete, anche qui ce l'ho sempre, basta che devio tra un sistema e l'altro con un normale deviatore, sono 3 deviatori, ok? Quindi lui mi manda come tutti gli altri, mi si alimenta con circa 1 kW di pannelli, ha una potenza enorme, devo stare attento a non sfruttarlo, però mi manda 2 bimbi contemporaneamente, non ha nessun problema. Certo, non posso usarlo per 3 ore, ma tipo per fare un risotto, per fare qualsiasi roba non ha nessun problema, perché questi qui devo stare attento a non scaricarli troppo. Però se li usi una tantum, quello è il problema. Mi asciugo i capelli, uno, a meno che uno non c'ha i capelli lunghi 4 metri, che deve stare lì 2 ore, però voglio dire, considerate che ho un accumulo quasi di 4 kW, c'è un phon che consuma 2 kW all'ora, posso usarlo praticamente per 2 ore, però sono cose estreme, ok? Quindi vedete che io con questo impianto posso gestire tutti i consumi. Però il bello qual è? Come faccio a decidere un impianto e l'altro? Scusa, che ne sono al litio quelli del camion? No, il litio lontano da me, giusto quello del cellulare perché è obbligato. No, è al piombo. Cioè, quelle costano 200 euro l'una. E durano tanto. Quindi quello è l'impianto più economico, però mi serve solo per i grossi carichi. Quindi considerate quell'impianto sulle batterie del camion, mi viene a costare 400 euro di batterie e praticamente 300-400 euro di inverter, un po' di fili e i pannelli che li ho presi usati, 70 euro l'uno. Quindi sono impianti economici, se uno si sa un po' adattare. Ecco, questa è la centralina che ho in cucina, perché io non voglio andare in garage a fare la commutazione. Sono in cucina, perché alla cucina ci stiamo molto tempo, no? Con la tisana, col palo, e comunque da me è tutto lì, quindi è molto vicino. Quindi cosa succede? Io ho le mie lampadine che vanno tutte in automatico, che vanno tutte a bassa tensione, a corrente continua. Mi serve il piano cottura? Una faticaccia, Vado qua, metto il commutatore a 4000 watt, proprio ce l'ho scritto, perché magari no, uno può sbagliare, e poi accendo in controllo remoto il mio inverter dalla cucina, che c'è un filo telefonico che va fino all'inverter che è sotto. Ovviamente se uno ha una casa un po' più lunga metterà fili più lunghi, ok? Quindi io ovviamente ne accenderò uno alla volta, commuto in quello che mi serve. Devo usare il mixer per fare una vellutata, devo usare l'impastatrice, devo usare un piccolo mulino per il grano, uso 1500 perché sono consumi piccoli, quindi metto il commutatore su 1500 e accendo l'inverter. Ho finito? Lo spengo. Ora voi direte: sì, ma a casa il figlio con il computer, ok, il primo che lo usa la mattina lo accende, poi alla fine la sera lo stacco e non ho più la 230 nell'impianto, capite? Però l'inverter mi dura molto di più, perché l'inverter consuma anche in stand by, in più si logora, perché il problema è che l'elettronica, se si scalda, anche da fermo lui si scalda un po' e quindi praticamente si logora. Quindi una roba così che uso ogni tanto dovrebbe durare 2 o 3 volte tanto, quindi forse 20 anni. Capite qual è la logica? Uso quello che mi serve, ma non mi privo di nulla. Okay? Quindi io ho una piccola elettronica, ma veramente da fai da te, perché c'è un differenziale di tipo B, questo è tassativo perché il tipo B protegge anche dagli inverter un po' tarocchi, ok? E ho
anche quelle prese tipo la macchina per usare delle cose, tipo la cuociriso, nasce 12-24 volte. Io metto il mio riso, la imposto, vado a fare un giro, vado a fare i mori, torno e cotto. Tutto direttamente con le batterie, senza neanche inverter, capite? C'è anche il fatto che fai le cose in automatico comunque, sono macchine molto economiche, però ti fanno una zuppa, ti cuociono i legumi, eccetera, e tu le imposti perché hanno veramente un'elettronica proprio basilare, tipo quella lì che ho su quel tavolino, no? I barattolini con un piccolo timer, metti gli imposti quanto vuoi fare bollire una cosa, oppure scaldare l'acqua, vanno direttamente con le batterie, quindi l'inverter non lo accendo in quei casi lì, l'accendo se voglio far bollire rapidamente, diciamo il mio piano cottura, che ho 2 piastre perché più non me ne servono, lì mi servono 1500 watt per ogni piastra e allora mi serve le batterie, accendo, faccio la mia pasta, le mie cose e poi lo spengo. Voglio usare il forno 1500-1900 watt, accendo sempre le batterie del camion, ma mi va, il forno non lo faccio tutti i giorni. Quindi capite che un'elettronica così, ma veramente dura molto di più, in più lo spreco, in più non mi vado a danneggiare con i campi elettromagnetici che non ho. Io ho 0 campo elettrico nella mia casa, quando uso ovviamente l'inverter ho un po' di campo elettrico, ma so che è quella mezz'ora che lo uso, ma non è che sono a letto. Ok? Allora, però io quindi ho risolto quella parte del 30%. Ok? Ci siamo con i tempi? Perché io sto qua 8 ore. Beh, queste sono le mie passioni, non è un lavoro. Mi spegnete, c'ho le batterie a litro dietro. Allora, io ho risolto quindi parzialmente il problema. Ok? Mi rimane la parte più importante, l'acqua calda, ok? E il riscaldamento. Considerate che questa casa è a 800 metri, adesso sono meno 2 gradi, non è come qua che sono 5-10 gradi così sempre. Ok? Quindi è una casa anche in situazioni estreme. Allora, ovviamente io non ho né metano né GPL, ho solo la legna perché è un bosco. Quindi ovviamente vado a legna, quindi adesso la mia prevalenza se scaldo la casa è la legna. Però già ho iniziato a diminuire il consumo perché la legna non è sostenibile, è vero che non inquina solo in fase di accensione, perché ci dicono inquina. Sapete che in Veneto non puoi accendere la stufa, ci vuole 5 stelle, non il partito. Ok? Quindi, però io ho capito che sopra i 300 metri va in deroga, quindi sono 800, quindi sono in deroga 2 volte. Però a parte questo non è sostenibile. Vi dico faccio questa battuta. Io conosco il mio vicino lassù, questa è una casa in mezzo al bosco, quindi singola, non c'è, è attaccata a un'altra, ma di fatto non è una casa riscaldata che ci sono degli altri appartamenti che non riscaldano, quindi è una casa che devo riscaldare da zero, ok? Quindi è una situazione, è piccola, ma è una situazione proprio svantaggiata, in più l'isolamento è scadente, è stata isolata bene. Comunque la parlavo l'altra volta con il mio vicino e gli ho detto certo che qua stavate bene a livello di boschi, quindi non avevate problemi di legna, di riscaldamento. Ho detto guarda, qua era tutto un prato. Perché la legna era finita ed erano molti di meno rispetto a noi e servivano i prati per la mucca, il vitello, il maiale. Ma lui mi dice noi andavamo nella casa per scaldarci prima di andare a letto, allora accendevamo solo con quel po' di legna che trovavamo, perché i boschi ce n'erano pochi, praticamente accendevamo solo per cucinare. Quindi immaginate una casa a che temperatura, se lo facciamo adesso morite tutti in 3 minuti. E noi andavamo un po' nella stalla, ci scaldavamo poi sotto le coperte. Gli anziani avevano o il prete o la monaca. Allora immaginate voi se c'è una crisi energetica, quei boschi che adesso sono belli alti, c'è faggio, c'è abete, in un mese spariscono con questi consumi qua. Quindi è una cosa neanche da prendere in considerazione, va bene per noi pesciolini emarginati, perché tanto noi abbiamo un po' di legna, è proprio per essere un po' diversi dagli altri, va benissimo. Però non immaginate che questo è il futuro non può essere la legna, perché non è sostenibile, perché se la usiamo tutti finisce, fine. Allora bisogna trovare delle tecnologie che ci aiutano. Cioè, la vera scommessa è questa, no averle. Io sono autonomo, ho il mio bosco, chi me lo fa fare? No, bisogna trovare un sistema per riscaldarsi che non sia non sostenibile. Allora, questo
è il mio sistema per scaldare l'acqua. Ve l'ho messo in confronto con i due sistemi tradizionali, ossia l'impianto solare termico con l'accumulo alla circolazione naturale e con quello a circolazione forzata, ossia il pannello solare c'è un liquido dentro, il liquido va diciamo a mescolarsi con uno scambiatore insieme all'acqua sanitaria e lo scalda, ok? E poi si può fare la doccia. Oppure un sistema più complesso che è sempre un altro pannello dove c'è l'acqua dentro con il glicole, se è un antigelo, ok? Che viene fatto girare da una pompa, ok? Una pompa e mi va a scaldare con degli scambiatori l'acqua sanitaria. Questi sono i due sistemi che esistono adesso. Poi c'è anche il sistema a pompa di calore che è ancora più complesso. Allora a me non mi andava di fare questi sistemi, perché? Perché io ce l'ho il solare termico, d'estate bolle, bisogna coprirlo, oppure va via l'acqua, perché ovviamente in estate è caldo, okay? D'inverno rischi che giri i tubi, okay? Quindi bisogna isolarli bene, quindi dà molti problemini. In più d'inverno di fatto funziona poco, perché il collettore solare essendo fuori al freddo, anche se c'è il sole non scalda molto, bisogna usare i tubi sottovuoto eccetera, allora si ha un preriscaldamento. Quindi ho detto no, è troppo complesso, perché ho avuto già diverse rogne con il mio, soprattutto con quelli che ho montato dai miei fratelli, perché ovviamente questo è un sistema molto efficiente, però non così semplice e ci vuole una certa manutenzione. Allora io mi sono preso il mio scaldabagno che fanno verso Modena con la legna sotto, quindi ok, metto un po' di paletti e mi faccio la mia doccia, però sempre a legna. Però guarda caso questo scaldabagno ha due buchi per mettere delle valvole, tipo se con la legna va su di temperatura, quindi mi deve sfogare se non mi scoppia, no? E io ho detto porca miseria, questi due buchi mi servono a qualcosa, e ci ho messo una resistenza a corrente continua, non alternata, perché lui ha la sua resistenza a corrente alternata per scaldarlo in casi, ok? Però io devo usare sempre la 230. Allora ho detto, ma porca mia, fammi fare questa prova, che se la dite a un termotecnico rabbrividisce, perché l'efficienza dei pannelli fotovoltaici è molto bassa, però ci sono diversi però. Io ho collegato due pannelli fotovoltaici direttamente alla resistenza, poi ci ho messo per precauzione questo aggeggino qua, però quello è un costo, 3 euro. Ok? Ho fatto una prova, ho preso una resistenza, dico anche le specifiche, adesso non sto a dire dei dettagli. Ho preso due pannelli circa 280, devono ovviamente la potenza deve essere inferiore a quella che supporta la resistenza, se no la resistenza si scalda e mi va in surriscaldamento e mi si brucia. Quindi la resistenza da 500 watt, i pannelli non mi arrivano a 500 watt, la tensione è un po' più alta di quella dei pannelli, quindi immaginate due pannelli con due cavi in parallelo che vanno direttamente alla resistenza, quindi non ho acqua che gira per il prato. Quindi ho due cavi, mi costano più i cavi che tutto il resto, perché adesso ormai il rame è andato alle stelle. Quindi praticamente io collego questi due pannelli con la resistenza dentro, tant'è vero che adesso questa roba qui l'ho anche tolta, perché mi si è bruciata, perché purtroppo era un interruttore un po' delicato, quindi va direttamente dentro. Bene, io anche d'inverno, il giorno più freddo dell'anno con il sole, potevo fare 2 docce. Perché? Perché il pannello fotovoltaico al freddo lavora molto di più. E quindi è l'inverso del termico, che invece d'inverno non scalda poco, perché è fuori al freddo, invece il pannello col freddo lavora di più. Quindi io con questo piccolo sistema, circa 80 litri, io so che in 3-4 ore di sole posso fare 2 docce, ma belle bollenti, certo non di 2 ore, 2 docce diciamo discrete, in tutte le stagioni. Ovviamente d'estate la temperatura si alza, è molto più facile, ok? Quindi capite che è una cosa stupida, però inconvenienti? Zero, perché d'estate non si surriscalda, d'inverno non si gira nulla, praticamente quelli costano migliaia di euro, questo costa totale, con i pannelli tutto 700 euro. Quindi ho bisogno di più acqua, metto un boiler un po' più grande, un po' più di pannelli, però è un sistema che teoricamente dura 3-4 volte più degli altri, dovrò cambiare il boiler ogni tanto, ma i pannelli durano 40 anni, i cavi sono infiniti, la resistenza non so ma costa 15 euro. Cioè capite, io se mi si rompe qualcosa la cambio da solo. È meno efficiente? Sì, ma è molto meno complesso. Preferisco una cosa meno efficiente in questo caso, ma molto meno complessa, perché la so aggiustare da solo. Sembra un dettaglio, ma fa la differenza.
Quindi l'acqua l'ho risolto. Poi non ho il sole, non ho voglia di accendere perché se io un'acqua a 20 gradi accendo mezz'ora di fuoco, ho l'acqua a 60. Quindi ho sempre un preriscaldamento, anche con poco sole ho comunque un po' di preriscaldamento. Però dici ok, non ho voglia stasera di accendere con la legna, uso un po' la batteria del cambio a 2,30 con l'inverter, però mi basta 10 minuti che mi faccio le docce. Certo, questo è limitato a un uso personale, 2 persone, però basta farlo un po' più grande. Cioè, a fronte di 2-3 mila euro di un impianto così, 700 euro, scusatemi. Quindi tecnologie semplici, efficienti, ovviamente poco efficienti, ma il pannello in questo caso è più efficiente d'inverno. Qui viene la chicca dell'impianto. Come vedete, tipo no, un parcheggio, un'auto concessionaria. Vi faccio vedere delle macchine perché io sfido ognuno di voi d'inverno, una giornata fredda con il sole, a stare dentro una macchina senza aprire i finestrini. La macchina dentro generalmente ha il cruscotto nero, ha tappezzeria scura, ok, si scalda. Fate tante volte andate a prendere la macchina nel parcheggio anche d'inverno, dicembre, soffocate, quasi mettete il climatizzatore. Semplicemente perché? Perché la luce visibile del sole sono onde elettromagnetiche ad altissima frequenza. Quando toccano una superficie scura si trasformano in infrarosso, che è una frequenza molto più bassa, che è il calore. Quindi una superficie nera ha questa grande proprietà, trasforma una cosa luminosa in calore. Allora, una delle mie fisse innate, poi adesso ho capito facendo queste slide perché, è andare a sentire col palmo tutte le macchine più o meno scure per capire quella che si scaldava di più. Ma io veramente lo facevo a 20 anni, andavo lì, un po' più calcio, facevo la fissa proprio e dopo ho capito che la macchina più era scura, più scaldava. Alcune macchine nero metallizzato, mi ricordo ci potevi mettere l'uovo al tegamino che lo cuocevi anche d'inverno. Ok? E mi ricordo che c'erano questi signori anziani che andavano alla messa tutti vestiti di nero, mi veniva di toccare il culo per sentire se era caldo. In realtà no, adesso lo sai, questa è una battuta, no? Però per dire, c'avevo la fissa dei colori scuri già da 20 anni. Perché? Perché la mia famiglia ha sempre fatto la legna, e tutti abbiamo le stufe a legna. Però bisogna andare nel bosco, tagliare la legna, portarla nel garage, e poi mi diceva, chi va a prendere un po' di legna? Ma che fatica, e dicevo, porca miseria, ma se il sole scalda così tanto, perché bisogna usare tutta sta legna? Ce l'avevo già innato, però non avevo neanche poi gli scheghi, come dite voi, per farmi degli impianti. Allora ho detto, ma scusami, se dopo questo pannello che mi si è sciolto, inizio ad adottare questa tecnica, si ha un fondo scuro, trasforma il sole in calore. La cosa interessante è che ciascuno di voi qua non riuscirà mai a prodursi un pannello fotovoltaico, perché è una tecnologia semplice se la fai a livelli industriali, ok? Ma complessa per qualsiasi umano che non ha le attrezzature. Mentre quella roba lì, tutti, a parte proprio gli handicappati che non sanno neanche tenere un cacciavite, riuscite a farla. Quella è una scatola così di spessore di 7-8 cm, tra l'altro fatta con il legno, perché io so lavorare bene il legno, ma si potrebbe fare in alluminio, ma ci sono in vendita ste robe. Le aziende che le fanno, anche qui di Cittadella un'azienda, ha gli ordini per 2 anni, voi non lo sapete, ma ha gli ordini per 2 anni, perché la gente si inizia a svegliare, ok? Quindi è una scatola col fondo nero, ok? Con il policarbonato davanti. Perché il policarbonato? Perché è alveolare, si isola meglio dall'esterno, perché lassù adesso sono -2, domattina alle 7 sono 4 gradi. Se non isolo, voglia che scaldare la lamiera. Quindi è vero che il policarbonato mi fa entrare un po' meno di luce, ok? Però mi isola dall'esterno, ok? Guardate la resa. Un pannello fotovoltaico, che nessuno di voi sa fare, al metro quadro mi sviluppa, nel momento di picco, vuol dire quando il sole è perpendicolare, 150 watt al metro quadro di potenza. Quella roba lì che tutti riusciamo a fare ci sviluppa fino a 500 watt al metro quadro sotto forma di calore. Quindi, ma di cosa stiamo parlando?
Basta fare delle case che all'esterno hanno policarbonato per 4, 10, 20 metri nelle parti sud, che io porto dentro tanto di quel calore che neanche vi immaginate. Cioè, capite? La gente ancora, nonostante poi quelli che se frequentano certe cose, dice ma cos'è 2 gradi? Cos'è 2 gradi? Cioè io vado su in questa casa, sono 2-3 gradi, al 90% di umidità, quando mi cambio in mutande, si può dire, mutande, ok. Cioè, brombolo dal freddo, mi devo sempre accendere una stufina. Adesso vado su, sono 3-4 gradi in più. Ovvio, se c'è un mese di buio, nel senso di nuvolo, no. Però io il termostato l'ho messo dove vi faccio vedere come funziona. Quindi ho sempre quei 2-3-4 gradi in più. È ovvio che adesso con le giornate del sole è più caldo, io arrivo a 14 gradi. Ma mica metto su un palettone nella stufa, zero. Quindi arrivo in una casa a 6 gradi con il 60% di umidità, io mi cambio, non sento freddo, io sono freddolino. E lì abbiamo 800 metri con -2, considerate che dalle 6 di pomeriggio fino alle 6 di mattina abbiamo temperature sotto lo zero. Io arrivo in una casa che va dai 3 ai 4 gradi nei mesi più freddi, adesso mi arriva a 14. Però c'è una tecnologia strepitosa dietro, adesso ve la faccio vedere. Prima di un'altra, perché uno dice vabbè sto in un condominio, tu c'hai la casa, in montagna, puoi fare tutte ste robe, potete fare tanta roba anche da voi, perché un collettore solare molto economico è una veneziana nera. Io ce l'ho a Zugliano, dove sto qua, bene, io la mattina quando c'è il sole, c'ho una porta finestra di 2 metri quadri e qui ho fatto fatica a metterla, però siccome è bellina me l'ha fatta mettere. Il collettore solare non me l'ha fatto mettere ancora mia moglie, però magari, perché giustamente è un po' più impattante, lo capisco, però voglio dire, avremmo risparmiato molto metano con quello lì. Con la veneziana si risparmia, infatti alla mattina non mi parte mai la caldana, scusate, con la Tiriogender anche le caldane vanno di moda. Allora, quindi basta una bella finestra esposta a sud, a est e a ovest, no a nord. Quando voi la tirate giù, mettete le alette perpendicolari al sole, vi garantisco, se è una bella finestra, che voi portate su 2-3 gradi. C'è qualcuno che ha testimone che l'ha fatto, però con le bottiglie di alluminio, però è un lavoro molto più complicato. Infatti il marito è molto bravo a fare queste robe, per me sarebbe stato faticoso farlo. Però il concetto è questo, dopo vediamo questo concetto che riprendiamo dopo. Quindi una veneziana cosa fa? Tanto io le tende le devo mettere, perché sennò mi usurano un po' i mobili, comunque il sole in casa, in più magari c'è il vicino che mi guarda, ok? Quindi devo avere qualcosa che ostruisce il sole. Però se si mette una tenda bianca è tutto vanificato, perché il bianco riflette. Invece con la veneziana nera, che costa 40-50 euro per una bella finestrona, quindi costa anche poco ed è praticamente eterna, ok, succede che il sole batte su queste lamelle e si scaldano, tanto da far fatica a tenerci le dita. Io ho fatto le prove sul kit con la carta igienica, perché vedi che la carta igienica praticamente vola, perché si crea una corrente convettiva che porta il calore, lo porta in alto, però lo fa scendere e quindi crea un moto convettivo. Quindi questo cosa significa? Che mi va a scaldare le pareti e il soffitto. Quindi una volta che non c'è più il sole mi mantiene calore, con una veneziana di qualche metro quadro. Quindi ho un condominio, ho una bella finestra verso sud, verso est, verso ovest, mi metterei subito una veneziana. Uno mi ha detto, ed estate? E la tiri su! Cioè, a volte mi fanno delle domande che dico, ma ragazzi, ma è un po' più infernale. Poi quelli di noi, non gli altri, cioè, non essere per cattivi. Ecco, dico, ma ragazzi, la tiri su, non solo, non vuoi mettere le tende in cotone? La cambi, la prendi una bianca, ci sono delle alettine che tu la togli e metti un'altra bianca per l'estate. Fine. Però se guardate le calorie che vi porta dentro, diciamo, trasformate in calorie termiche, non è poco, perché lei lavora anche se voi siete a casa, siete fuori al lavoro. Quindi noi prima di uscire tiriamo giù la cagnolina che è lì vicino, è sempre al buio, però comunque scaldiamo la casa. Una cosa banale, pensate se tutte le case fossero dotate di veneziane nere. Sai quante roba risparmio? Non è poco. Allora, torniamo al nostro collettore solare ad aria. Questo è la scatolina con un buco da 10 cm, basta un muratore con il carottatore, ok? Quindi un buco solo, perché io prendo l'aria da fuori, ci sono anche quelli che la fanno ricircolare, ma io voglio l'aria pulita,
ok? Certo, accendo di Vicenza è un po' fatica, però voglio dire, prende l'aria da fuori, perché l'aria da fuori viene riscaldata e si asciuga, magari è un po' più freddo dentro, però è più asciutto. Succede questo, quindi lui si scalda, c'è una ventolina che vi faccio vedere tra un po', che parte quando sente che dentro c'è calore, ok? Ma la cosa, secondo me, che devo ancora provare, perché io è un anno che provo in inverno e ho avuto dei risultati ottimi, perché veramente non ho mai acceso la stufa, è ovvio che io vado lì a lavorare, faccio tutte queste prove, però gli altri anni dovevo accenderla, non era possibile stare a 2 gradi, adesso sto a 4, 6, 7, 8, dipende se c'è il sole. Quindi io non ho consumato, penso, un tronchetto di legna quest'anno, però ovviamente ci sto per lavorare, negli altri anni non era possibile, quindi per me è stato un toccasana. La cosa carina è che lui raffresca d'estate. Invertite l'impostazione del termostato, perché il termostato è una roba banalissima, dite alla sera che è più fresco, ok? Quando la temperatura va sotto i 32, ovviamente bisogna farlo da zona a zona, mi parte la ventolina e mi porta il fresco della sera dentro casa. Voi di sera, ok, aprite le finestre, ci avete le zanzariere, però entra poca aria, a meno che non avete una corrente, questa ve la crea, capite? Quindi non solo riscaldo d'inverno, ma raffresco anche d'estate. Per raffrescare d'estate non serve il collettore, basta un buco, non c'è manco bisogno del collettore. Quindi capite, sono tutte cavolate che si possono fare con pochissimi soldi e fanno la differenza, perché alzarsi con 4 gradi in meno la mattina vuol dire che la casa non mi diventa incandescente. Dopo, io ho un po' di calore, o qua, sì, ma sono 600, 700, 800 watt di consumo. Sapete quanto consuma questo sistema? La ventolina da 3 watt. 3 watt. La potete mandare anche direttamente con l'impianto dell'Enel, perché è irrisorio, perché alcuni mettono il pannellino per farla girare, sì, ma il consumo è irrisorio. 3 watt è uno stand-by di un televisore, ok. Lascio la ventolina e spengo il televisore per bene con la ciabatta. Quello è il consumo della ventolina. Trovatevi un sistema che vi fa entrare 5 kW, massimo il picco, con 3 watt. È il top dell'efficienza. Io con 3 watt porto dentro 500 wattora, perché il sole devo portarlo dentro fondamentalmente. Quindi questo è il mio impianto, guardate che difficoltà per farlo, cornice di legno. Lì ci ho messo un isolamento, però ho sbagliato perché l'ho messo in plastica, è meglio metterlo con un materiale tipo il sughero, che allora resiste meglio alle temperature, perché la piastra diventa 80 gradi. Poi ho fatto una serie di fori, e lì guardate c'è tutto un PDF che vi spiega, adesso io vado così veloce perché non mi voglio annoiare. Quindi lamina nera perverniciata, quindi a caldo, quelle che si usano per fare i tetti, ok? Poi policarbonato, ci ho messo un alluminio intorno perché lo tiene meglio. Dentro casa, dove c'è quel buco, ci ho messo una ventolina con un termostato regolabile che ha la sonda messa così con un po' di scotch carta verso il collettore solare. Io imposto la temperatura tipo lassù, adesso ho messo 12 quando parte e 10 quando stacca, perché ovviamente non voglio togliere la temperatura, dopo ci si prende un po' la mano, ok? Tutta sta roba qua, l'elettronica, 15 euro, si rompe, è data la ventolina per 50.000 ore, 10 euro ogni 4 anni, vabbè, non è un problema. Il pannello mi è costato sui 150 euro al metro quadro, fatto da me. Allora, se io da quasi 3 metri quadri arrivo adesso non mi ascolta, a 6 metri più altri 6, io arrivo anche d'inverno a 12-14 gradi quando c'è il sole dentro casa. Capite? Questa è la sostenibilità, perché il policarbonato dura 20-30 anni, poi diventa un po' giallo, poi questi sono fatti anche apposta per l'ultravioletto, quindi non dovrebbero ingiallirsi. Una lamina di alluminio ti dura tutta la vita, io l'ho fatto in legno, adesso dovrò verniciare per proteggerlo un po', ma si può fare in alluminio, è un sistema che dura più di voi, capite? Allora adesso stiamo collaborando con un architetto donna, non dico architetto, ok? Praticamente che le dice adesso, siccome c'è una casa commissionata, vuole provare, siccome per l'edilizia libera tu li puoi fare sta roba qua, perché tu non vai a aumentare i volumi, praticamente che fa tutta una parete. Immaginate se io con 3 metri quadri alzo 2-3 gradi la temperatura di una casa a 800 metri con una parete di 10-15 metri quadri. Cioè alla fine devo spegnere perché è troppo caldo.
Quindi è una stupidaggine, costa poco e dura una vita. Rispetto a un sistema, ecco, questo è un sistema classico a pompa di calore, con le sue batterie, la sua pompa di calore. Una pompa di calore costa almeno 10.000 euro, è una durata di 10-15 anni e consuma. Se siete in montagna come da me, la pompa di calore di notte deve prima sbrinare il condizionatore, mettere energia e poi funzionare, perché più la temperatura è bassa esterna e meno lei lavora, perché si sfrutta proprio il fatto che lei raffredda fuori e scalda dentro e viceversa d'estate. Però un impianto così, un impianto efficiente per come pensiamo noi, ma comunque a fronte di kilowatt, una pompa di calore per scaldare una casa ci vuole 20 kW al giorno. E noi con 3-10 watt di ventolo, perché ovviamente se uno fa un impianto potenziato ci vuole 10-15 watt, la scaldiamo uguale, perché tanto la pompa di calore va col fotovoltaico, oppure va con l'Enel. Quindi capite, se noi strutturiamo le case in modo diverso, anziché vedere le case con praticamente le parti sud con l'intonaco, vediamo il policarbonato. Ma guardate, col policarbonato ci fanno le piscine, le palestre, non è una cosa così brutta. E poi bisogna farci un po' l'occhio, perché dice è brutto, sì ragazzi è brutto, ma va a fare la legna per tutto quel calore là. Cioè è brutto perché ancora non abbiamo la mentalità giusta. Però io quest'anno ho fatto una vita da signore lassù. Cioè io, per dire, se domani vado su e su è meno 2 adesso a quest'ora, perché ormai le temperature tutte le so, io domani mi trovo la casa a 6-8 gradi domattina. Quindi io la sera, se devo dormire lì, mi accendo un po' la stufa, per 2 ore ho 18 gradi. Gli altri anni mi ci voleva 2 giorni arrivare a 18 gradi, perché le pareti sono fredde. Quindi per le seconde case questa è una roba eccezionale, perché te la tiene sempre asciutta, quindi contro l'umidità, tutte queste robe, e praticamente sempre un po' calda, con una spesa irrisoria a livello di consumo. Ovviamente la mia ventolina va con i supercondensatori, quindi io lo faccio in completa autonomia. Quindi adesso il mio sistema è così, praticamente ho la mia stufa che ci posso anche cucinare, però voglio piano piano diventare sempre più autonomo anche dalla legna. Cioè la legna è carina, mi fa il fuoco, poi c'è una della Nordica fatta qua, quindi a un quarto d'ora, ok? Che bello, ho dovuto comprarla a Piovene, più lontano di dove la facevano, della Soglia, dell'Italia. Ho detto no, ma noi non le vendiamo qua, ma tanto da là a parte là, io arrivo quando la portate e la prendo là. No, deve andare in negozio, va bene. Quindi si vede il fuoco, è carina, però è fatica. Però ci cuocio d'inverno, eccetera. Però l'accendo magari più per, diciamo, per dare quella così riscaldata, perché magari l'inverno ovviamente lì è freddo, ma sono convinto che un sistema così lo fa in pianura, dove le temperature sono molto più calde, tu quando c'è il sole la casa non la scaldi. Pensate quanto metano, quanto petrolio, quanto GPL si risparmia con una ventolina e policarbonato. Finito. Comunque si può anche vedere l'impianto, però bisogna andarci un po' piano, non posso fare venire su tutti. Però l'anno scorso ho portato su centinaia di persone a vedere i primi rudimenti. Adesso, se volete, mi fate un po' di domande, tanto dai, non siamo poi... Posso fare magari anche una domanda stupida, perché al posto delle tapparelle potrebbe funzionare anche con gli specchi, i vetri a specchio scuri? No, perché tu devi portare il calore dentro, la luce deve entrare e poi scaldarla all'interno, non puoi ributtarla fuori. Per forza devi mettere una tapparella. Una cosa importante, perché ci sono molti progetti con le lattine, con questi tubi corrugati, dovete sapere che noi consideriamo l'aria come l'acqua. L'acqua, per essere scaldata, servono degli scambiatori perché ha una densità. Immaginate l'acqua per bollire una pasta, ci deve stare quei 10 minuti sopra il gas. L'aria si scalda subito. E quindi usare tutte le lattine va benissimo perché uno comunque ottiene del calore, però cosa succede? Che l'aria per passare dentro le lattine fatica e la ventola deve essere più grossa. L'aria, vi garantisco che appena c'è, provate con le tapparelle, appena c'è un po' di sole, dopo già 30 secondi sono calde. Nella piastra d'alluminio, io quando la mettevo su, non c'era neanche il sole, c'era ogni tanto un po' di sole, non riuscivo a metterla su perché mi ustionavo. Ed era comunque un periodo freddo. La lamiera nera si scalda, provate nella macchina, no?
Mettete su, non nelle donne anziane, come dicevo prima, nella macchina, provate quando c'è un po' di sole, dopo 5 minuti sentite che è caldissimo. Quindi non c'è bisogno di scambiare nulla, dovete solo portarla dentro. E più usate una ventola grande, più aumenta l'efficienza, perché allora, essendo il pannello più freddo, voi scambiate meno con l'esterno, perché c'è un po' di dispersione con l'esterno. Quindi il paradosso è portarla rapidamente dentro, non quella di farla stare fuori, perché si scalda subito il pannello. Vi dico un po' di cifre, perché queste sono robe che provo ormai da tutto l'inverno. Quando fuori sono 4 gradi e non c'è il sole, quindi vuol dire che c'è una luminosità, ma il sole non lo vedi neanche dov'è, però c'è una buona luminosità, lui mi eleva la temperatura di 5 gradi, quindi fuori è 5 ma la porta dentro a 10. È ovvio che se io voglio 18 gradi non ce la fa, però nel mio caso che ho 3 gradi è perfetto, mi scalda l'ambiente di poco, ma anche quando non c'è il sole. Non appena il sole ci prende di sbieco, ok? Mi arriva subito, anche se fuori è 5 gradi, perché uno dice prendiamo l'aria da dentro, ma la scalda velocemente con l'aria fuori. Da 5 gradi, da 3 gradi che c'è fuori, me la porta a 20 e già è subito pronta, perché io voglio una temperatura sopra 18, perché non voglio fare il freddo, no? nella cosa, no? Come Gesù bambino, insomma, io voglio comunque calore. Quindi se il sole poi si sposta, perché il sole arriva la mattina così, no? Proprio il pannello così, come lì, e ce l'ho là, già appena che ci batte mi arriva a 20 gradi, inizia a partire la ventola. Non appena si gira mi arriva fino a 60 gradi con una temperatura esterna di 5. Capite la potenza che ha? E noi qua ancora andare a metano. Dimmi pure. Sì. L'azienda che dicevi che produce i condensatori a Cittadella e produce anche rinfrescatori, riscaldatori d'aria, com'è che si chiama? Bisogna che magari la metto sul canale. Sanne qualcosa, però non mi ricordo. Però i collettori solari non li fanno loro. Io non lo so in realtà chi li fa, perché c'è andata questo architetto a sentire. Però sono cari purtroppo, i collettori solari costano circa 500 euro al metro quadro. Se li fate da soli spendete 100-150. E per quei tuoi amici condensatori quando è che decidono? Adesso loro stanno facendo fare uno stampo in polipropilene da un'azienda che lavora materie plastiche, perché se loro riescono a fare questo modulo, allora, perché loro adesso cosa fanno? Prendono le piatti, ci mettono le guarnizioni, è un po' lunghetto, però per dire, i miei ci hanno messo per farne 10 circa 2 mesi. Adesso per fare i miei ci metterebbero, allora considera 200 watt al giorno, quindi 3 mattinate. Dopo, quando c'è questo modulo già pronto, che allora tu basta metti i carboni attivi senza zavorra, perché il processo è semplice ma è un po' laborioso, un po' da cinese. Dopo, con questo modulo già pronto, tu basta che metti una piastra, un modulo, carboni attivi, piastra, e poi dopo a un certo punto, quando ce l'hai grande, lo metti in una pressa, lo stringi un po' e ci metti una cosa in acciaio inox, fine, poi lo metti a bagno. Quindi loro pensano che con un processo così riesci a fare, diciamo, in un giorno quasi 1 kilowatt. Come avevamo detto, magari ci si trova in 3-4, una fa una cosa, Allora, l'altro si fa una catena. loro si fidano di me perché gli porto le persone, guarda che le persone stanno aspettando da 2 anni, mi detto. Noi siamo tranquilli. Però sai, non è che posso. Adesso loro si stanno un po' prendendo per il fatto che dice sì, ormai basta, ormai abbiamo capito che funziona, poi ovvio i rischi ci sono sempre. Quando l'ho comprato non è che ho detto se non funziona ve lo ridò, è ovvio ci sono dei rischi, però è 5 anni che lo provano. Pensate che hanno fatto un recinto elettrico in montagna, gli hanno messi questi condensatori piccolini ovviamente dentro sotto la terra, quindi pensate alle condizioni estreme, e tra l'altro poi ci sono tutti i dati in un sito internet di tutte le tensioni che si. Praticamente ogni tanto vedi che la tensione cala perché c'è un filo d'erba che tocca. Se c'era una batteria normale bisogna buttarla via perché si scaricava tutto e quindi bisogna buttarle. Loro vanno lì, tolgono il filo e riparte. Questo va da 5 anni, questo recinto elettrico. L'ultima volta ci è passato sopra un trattore e si è bloccato. Hanno smontato, si è rotta l'elettronica perché c'è andata l'acqua. Hanno cambiato l'elettronica, i supercondensatori, il bello, c'è andato un po' di fango, lavorano più di prima. Quindi per dire che è indistruttibile, perché di fatto è solo elettroni che si spostano. Loro l'acqua non mettono distillata dentro, mettono l'acqua potabile.
l'acqua. Sì, beh, ma io- Con un sale per aumentare la conducibilità. se tu guardi i filtri infatti al carbone che sono amici di cocco, effettivamente ci passa l'acqua potabile. Sì, sì, però per dire loro anche lì detto mettiamoci l'acqua distillata che manteniamo pure il sistema, no, però con l'acciaio ci vuole il migliore in assoluto, perché sennò si corrode, perché l'elettrone è corrosivo. A proposito delle batterie, quelle a sale cosa dici? Allora, se lo vedete su Striscia la Notizia, le Iene così, scordatevelo, perché sono tutte cose che produce il sistema. E quindi vi dico, ci saranno, però trovate, io ci credo, però trovatemi uno che ce l'ha a casa. Domani vuoi vedere il mio, te lo faccio vedere. Qui non trovi mai nessuno che te lo fa vedere, la famosa caldaia a idrogeno di Pisa. Chi l'ha vista funzionare? Nessuno, gente che ha dato già i soldi e gli arriva a novembre del prossimo anno. Come tu compri una roba che neanche l'hai vista e la prenoti perché sto ingegnere che ho incontrato ti dice tante favolette. Io ho visto, sono andato sul sito internet dell'azienda emiliana che la produce, che le produce. E allora? Il sito c'è, Ma io ti posso dire, c'ho almeno 10 siti che parlano di motori free energy. Tu ti prenoti e poi non ti rispondono. Non fidatevi, le cose bisogna toccarle. Qua la fede non c'entra. Ok? Qui bisogna toccarle con le mani perché sono tutte fregate queste. Allora, l'ingegnere che è venuto a parlare, eravamo in 15, quindi eravamo non così tanti, quindi ho fatto il mio intervento. Scusa, sono venuti 3 miei amici a vederla, era ferma. Ah, perché non c'ero io. Questi sono prenotati, hanno fatto 300 km per venire a Pisa, tu non lo fai vedere perché non funziona. Io ho detto scusa, ma perché non porti un piccolo prototipo piccolino che funziona? Perché piccolo non funziona, guardate che è l'inverso. Il piccolo funziona e il grande si fa fatica, perché loro i supercondensatori piccolini così te li fanno in 2 minuti. La prima volta che quello che li ha ideati, che è un ingegnere elettronico, tra l'altro non laureato, per questo è molto bravo, no, è bravo perché lui ce l'ha qui, no? Che non si è laureato, ma è un genio. Lui, siccome io volevo vedere qualcosa, lui mi ha preparato un pacchetto di sigarette di legno per dire la dimensione, no? L'ha caricato in 1 minuto e con un motorino, con una ventolina, è andato per 24 ore. Lì come fai a dire che non funziona? Il piccolo è facile da fare, il grande è difficile. Quindi se tu ce l'hai il grande, per metterlo piccolo è facile. Cioè c'è un amico che voleva tirare fuori l'oro dal carbon coke. Ci è riuscito nel piccolo. L'hanno detto adesso ne facciamo grossi 8 tonnellate, pochissimo. Quindi sappiate che nelle ricerche dal grande al piccolo è molto facile, dal piccolo al grande è molto difficile. Infatti loro hanno avuto una valanga di problemi da trasformare quel pacchettino in una cosa che accumulasse molto. Quindi questi qua, secondo me, per come si comportano, sono dei ciarlatani, perché ti vendono una cosa che non hanno. Questi che sono andati a Pisa hanno visto sta matassa di fili aggrovigliati senza niente che andava. E lui ha preso una valanga di soldi come caparre a novembre. Ma scherziamo? Te mi devi fare un prototipo che funziona, ok? In più devi averlo già quando io te lo compro. Ovvio, c'è un po' d'attesa perché la produzione è minima, ma lì non c'è proprio produzione. Non vi fidate sulla carta, le batterie al sale, anche quelle. Un servizio così, chi ce l'ha? Trovami un privato che ce l'ha, andiamo a vedere e poi inizio a fidarmi. Quanto durano? 20 anni. Da scartare subito. Questi durano 45-50 anni. Capite? In più le batterie al sale, da come le fanno, sono molto costose. Qua con 1500 euro al kilowatt li fai questi che dei miei amici, perché c'è l'acciaio che costa tanto, ma se fai un ordine a un'azienda che fa molto acciaio, magari puoi ridurre anche dalla metà, però lì si tratta di tutti in acquisto. Titanato di litio rispetto ai supercondensatori. Non lo conosco. Sono batterie che funzionano sono a metà strada fra le litio ferro fosfato e i supercondensatori, quindi lavorano anche a basse temperature. Devi vedere quanti cicli possono fare con il 100% di scarica. Intorno ai 25.000. Non 200.000. Non 200.000, è chiaro, però Cioè, allora, questi miei amici, su quelli che ho io, sono molto scettici perché il volume è troppo poco per essere un supercondensatore, quindi probabilmente sono delle mescole tra litio e grafene. Quindi loro dicono per ridurre, e in più la tensione è molto stabile. Però per esempio quelli che ho io si sono scaricati tutti fino a 2 volte e li ho caricati senza perdite. Il litio se ti va giù a 2 volte lo puoi buttare via, quindi non sappiamo bene cosa c'è dentro. Però siccome sono aziende che continuano a vendere, magari sono aziende così che
creano una batteria per fregare gli altri, ma secondo me ci sono fatti molto bene, se li vedi sono proprio curati anche nei dettagli, facciamo una roba più spartana, la vendevano a meno e poi ti fregavano. Non mi sembra una fregata, io li uso ormai da 5-6 mesi e si comportano benissimo, però sai, non posso dire 20 anni. Però lì il problema che dicono loro, che ormai di supercondensatori ne conoscono, lì probabilmente usano delle mescole. Però se ti garantiscono, tipo quelli che ho io, 1 milione di cicli, questi 200.000, ma anche 200.000 sono 50 anni. E poi una cosa sui cicli vi dico, che me l'hanno detto gente, tipo la My Energy, che fa, anche loro usano litio, fanno impianti proprio anche quelli che li puoi mettere plug and play, praticamente sui cosi, sono molto bravi. Il ciclo di una batteria, anche quella del cellulare, praticamente non si intende che tu lo carichi e poi lo scarichi. Ok, se tu lo carichi, non c'è il sole, lo usi, poi ritorna al cielo, lo ricarichi, sono 4 cicli. Se ha un ciclo è solo in andata e un ciclo in ritorno, ma se tu continui a caricare e scaricare, sono più cicli. Quindi quei 200.000 si riducono. Te pensa se me ne dai 20.000. Quindi loro cosa fanno? Quando la batteria carica te la fanno scaricare quasi tutta, però se c'è il sole lo perdi. Questa roba in supercondensatori non succede. Tu li puoi caricare infinite volte, perché il problema è più magari che si logora, diciamo, il materiale, ma non che è un problema proprio di ioni che si trasportano da un canto all'altro. Però vediamo, è una scommessa. Io la scommetterei, perché il litio a me non piace, come già il fatto di estrarlo da bacini. È vero che magari sono deserti in alcune parti, ma molti sono alvei dei fiumi o comunque zone che magari c'è un'acqua anche potabile, questi vanno lì, fanno sti laghi, fanno evaporare, prendono quello che rimane. Quindi bisogna stare attenti, il riciclo non si sa. Invece, per dire, il piombo delle batterie del camion viene riciclato al 95%, quindi per questo io sono andato sul piombo, per le grosse potenze, perché comunque il riciclo è comunque accertato, poi si riprendono, li buttano in campagna sottoterra, quello è un altro discorso, ma per regola quando vai in discarica mica li possono buttare, devono buttare, in Italia ci sono diverse aziende che le recuperano e il piombo non si butta via, perché il piombo ha un valore, l'acido solforico viene tamponato col bicarbonato e quindi quello lì va perso, però magari viene utilizzato in altri processi. Il litio non si sa nulla, provate ad andare a fare una ricerca in rete se capite come viene smaltito il litio, quindi è un vero punto interrogativo. Vedremo tutte le auto elettriche adesso. Adesso c'è da fare un'auto elettrica con il supercondensatore, ci vuole un camion a un posto. Ma secondo me ci sono delle batterie anche molto più performanti, non le fanno uscire perché a me il business è nel litio, è tutto lì, perché sennò questi miei amici avrebbero avuto dei contatti da qualcuno, qualche università, un finanziamento, invece sono scomode queste cose, però siccome sono di nicchia nessuno gliene frega niente, queste ce le fanno fare. Altre domande? Dopo dimmi quando dobbiamo chiudere. Cioè, se non ci sono domande, credo che... Aspetta, è stato prima lui? È pensabile mettere i collettori solari nella falda del tetto? Secondo me, allora, tu devi sempre, visto come li ho messi tutti i pannelli io per una ragione molto semplice, se li mettevo a tetto funzionavano meno d'inverno, perché il sole d'inverno è basso e più il sole è perpendicolare ai pannelli più scalda, quindi li ho messi in una recinzione proprio perché d'inverno ho 5 ore di sole ma picchiano bene nei pannelli. Se tu li metti a tetto perdi parte, perché il tetto è al 30%, 27%, in più se mi nevica per un mese non c'ho più un'energia, perché lì se c'è la neve, tipo quest'anno c'è rimasta 10 giorni nonostante che non ha nevicato, gli altri anni anche un mese mi ci stava, quindi non li posso mettere a tetto. Però tu devi sempre fare il calcolo d'inverno, perché d'estate, anche se l'inclinazione non è ottima, proprio c'hai 9 ore di sole, d'inverno ne hai 5, quindi gli esperimenti che ho fatto proprio per questo vengono messi nelle recensioni, perché d'inverno c'ho il sole proprio davanti. D'estate è meglio che non ho molto sole, se no la batteria mi si carica subito e magari... E per i collettori invece solari? Collettore solare uguale va a parete, proprio per il fatto, innanzitutto, che ci sono le grondaie, un po' lo proteggono eccetera, però se tu lo metti a tetto, d'estate ti scalda che ti scoppia, ok? E d'inverno ti lavora di meno, invece lo devi sempre tenere perpendicolare al sole, quindi anche quello va a parete. Nel tetto in più fai fatica a portare giù l'aria perché l'aria calda va su, invece se tu, come ho fatto io, l'aria calda mi va in alto nel collettore con un insieme di buchi, poi praticamente non perdo quasi nulla, se lo metti a falda perdi un po'. Comunque ci sono anche per mettere a falda, però non è quello che puoi fare da solo perché è più complesso.
Per il riscaldamento si potrebbe prendere in considerazione i pannelli a raggi infrarossi? Allora, dove c'è elettricità capisci che non mi trovi molto d'accordo, perché comunque quelli creano un campo magnetico, in più scaldano poco. Allora, quando tu usi la corrente per scaldare, l'unico compromesso ce l'hai con i radiatori svedesi o norvegesi. Quando tu scaldi con l'elettricità, comunque o usi le ceramiche o usi le resistenze infrarossi, non cambia nulla, perché lo scambio è quello. Cosa cambia? Che il radiatore svedese, che sono dei termosifoni molto normali, però cosa fanno? Fanno quello che fa la veneziana, ti fanno circolare l'aria calda e quindi ti tirano giù il calore dall'alto e te lo ripostano in basso. Invece la stufa ti scalda, tu prendi una sedia, vai su, crepi dal caldo, ok? Questi allora sfruttano il fatto che ti distribuiscono meglio la temperatura, ma la resa è uguale a tutti gli altri, tipo quelli infrarossi che ti scaldano, li puoi mettere nel bagno, ma appena ti sposti dalla loro proiezione senti freddo, perché ti scaldano con l'irraggiamento quelli, ma non scaldano l'aria, quindi sono cose un po', cioè che onestamente io non li farei. Farei più quelli svedesi, perché ci sono anche dei video che dimostrano che effettivamente il consumo è un po' più basso perché loro si staccano quando tu gli hai impostato la temperatura e sfruttano il fatto di non avere troppa temperatura. Mi pare che tra il pavimento e il soffitto c'è 2 gradi di differenza, quando in realtà con una stufa o un impianto normale hai quasi 10-15 gradi. Hanno un sistema di ventilazione? No, perché l'aria calda crea questo flusso, come le veneziane. Grazie. Ciao. Altre domande? Allora gli svedesi, da come ho sentito, scaldano gli effetti, No, è sempre l'aria, però l'aria passando vicino alla parete scalda anche la parete. Diciamo c'è un movimento convettivo che va a scaldare, infatti la veneziana, un mio amico ha detto ma se io non metto la veneziana, poi l'ho messo anche sul kit anti-blackout, dice io ho più calore, ho detto sì, però guarda dopo che è andato via il sole. Effettivamente dopo che è andato via il sole con la veneziana ha avuto una temperatura di 2 gradi superiori, senza veneziana gli è subito calata, perché se tu entra la luce del sole ti scalda subito, però non riscalda perché non crea un movimento convettivo. Esther, mi sembra che hanno esaurito. Sarà disponibile il video poi della serata? Se è venuto io tranquillamente lo carico nel canale, non c'è nessun problema. Altre domande? Se no do dimmi. No, dammi del tu, dai, mica sono così vecchi. Abbiamo una casa che è lato su da 10 metri di larghezza, di soliti 2 piani, quindi per 6, 60 metri quadri. E noi li facciamo tutti in policarbonato. Possiamo evitare su tutta la casa il cappotto? Allora, la prima cosa però è sempre l'isolamento, magari non con materiali tipo polistirolo o roba così che non traspira. Però tipo io lassù non ho l'isolamento. Okay. Però secondo me ti conviene fare quella parete e isolare le altre, allora è il top. Però ti dico io lassù non ho l'isolamento, però appena avrò la possibilità farò almeno quello sul tetto e allora cambia tutto. Perché per esempio ho notato che se ho tipo 12 gradi, io la mattina me ne trovo 8, c'è un calo di 4 gradi in una notte e non è poco, quindi lui lavora e poi mi cede, lavora e mi cede. Se io ho un calo di 2 gradi, io vuol dire che dopo 5 giorni ho la casa a 18 gradi. Capite? Quindi l'efficienza a livello di isolamento è sempre diciamo consigliata. Poi è ovvio, dici quello mi costa meno, quell'altro lo farò in un secondo momento, ha un senso, però secondo me l'efficienza a livello di isolamento termico e anche per il raffrescamento è ottimo. Quindi fa tutti e due, la parete sud la fai con il policarbonato, comunque pensa che col policarbonato ti fa anche l'isolamento, perché tu comunque devi mettere un po' di sughero per fare in modo che la miniera nera non ti scalda la parete, altrimenti ti scalda la parete, ti va un'ora in più, però ti disperde un po' nel muro. Io direi di passare il microfono a Esther. Grazie. Pensavo che non ci avrei capito niente, invece qualcosa ho capito, quindi sei stato bravissimo. Niente, ringrazio ovviamente Achille, ringrazio tutti voi della presenza. Io vi rifaccio andare lo spot di Ambidubbi, ricordandovi che noi ci troviamo in Piazza del Duomo dopo il famoso 15 ottobre.
tutti i giovedì dalle 17, 17:30 fino alle 19. Trovate tutto quello che facciamo, quindi quando ci troviamo negli orti, quando facciamo le letture con la musica, quando andiamo a cavare le patate, quando seminiamo mais, tutto lo trovate nel gruppo di Telegram che si chiama appunto Abidubi Schio. È un gruppo pubblico, quindi chiunque si può iscrivere, facendo attenzione a rispettare le regole del canale, altrimenti c'è qualcuno che vi... ok? Ovviamente ci sono anche degli altri sottogruppi che vedrete andando a visitare il canale. Vi ringrazio di nuovo tanto e mi raccomando, siate il cambiamento che volete essere nel mondo.